Rieccoci, siamo pronti per il prossimo speech. Bentornati a BSides 2023 dall'hotel Best Western Universe di Roma. Sta preparando sul palco Omar Morando. Io però vorrei ritornare sull'ultimo speech. Sì. Quindi quello di Francesco, comunque mostreremo poi sul canale, nel senso, esatto. Sappiate che per questioni tecniche dovute fondamentalmente a un cambio di computer nelle presentazioni, lo speech di Francesco e lo speech di Omar verranno pubblicati come dei video a parte. Esatto. Abbiamo avuto qualche piccolo problema con lo streaming, però arriveranno e cercheremo comunque di commentarli con voi in diretta, guardando le slide, comunque controllando la presentazione anche di Omar, che per giunta, mi permetto di dire, ci offre qualcosa, diciamo, di innovativo, di un campo un po' diverso, perché passiamo al campo dell'industriale, dell'OT, esatto. E andiamo a vedere come rompere Modbus, quindi il protocollo di controllo dei PLC, e causare un denial of service, quindi un DOS. Però Claudio, tu volevi tornare un attimo allo speech di Francesco, parliamone. Allo speech di Francesco, perché terminato lo speech ovviamente sono andato lì con fare tra il curioso, lo spaventato e il... Sì, anch'io mi sono permesso, già che c'ero, ho fermato Francesco e mi sono tolto il dubbio, ed effettivamente... Esatto. Verissimo quello che ha detto Francesco, una tecnica interessantissima. Esatto, tra l'altro dice che è una tecnica che è stata studiata da 5 anni fa e che... mi meraviglio che ancora non fosse affiorata, come dire. Esatto, non è affiorata come tecnica in ambito hacking, ma soltanto per frizzare, prendere, leggere i dati, quello di cui parlavamo, fare delle letture, esatto, del cioè file, la parte forense, la parte più legale di tutto questo. Lui in pieno, mi viene da dire spirito hacker, ovvero devo ottenere il risultato senza sforzarmi, o comunque riducendo al massima resa, minimo sforzo. Assolutamente sì. Dice, aveva fatto un lavoro del genere in ambito Android, dice, perché non posso replicarlo anche in ambito del Mi web? sembra comprensibilissimo. Ed è così che è riuscito a ottenere il risultato che ci ha mostrato. Ma ti dico la verità, ti ripeto, io ho trovato estremamente interessante lo speech di Francesco, sia perché appunto mi limitavo all'applicazione forense di tutto questo, no? Esatto. Mi limitavo al discorso del devo acquisire una macchina virtuale, l'acquisisco frizzandola fondamentalmente, esatto. e catturando quello che mi serve, i file che mi servono, copiandoli in modo forense, clonandoli, insomma, conservandone l'integrità assolutamente. Sta partendo ora. Aspetta, c'è Agostino, esatto, il nostro Vanish, che sta illustrando il prossimo speech. Esatto, io vorrei, non si vede benissimo dalla live, al momento non si vede, sicuramente lo vedremo meglio dal video, perché nel frattempo Omar ci sta facendo la cortesia di registrare la sua presentazione e di farci vedere quello che ci mostrerà. C'è una serie di PLC collegati a un sistema, tra virgolette, industriale, no? All'emulazione di un sistema industriale creato con i Lego. Cioè, io sono rimasto da appassionato di Lego. Sono rimasto appassionato nel vedere. Esatto, io da appassionato di Lego io sono assolutamente rimasto affascinato dal ricreare un ambiente OT, quindi un ambiente industriale, un ambiente automatizzato per certi punti di vista, attraverso i Lego, che per me è qualcosa di fantastico. Quindi cercheremo di seguire Omar, cercheremo di farvi vedere anche quello che Omar sta mostrando a schermo, anche se sarà difficile.
Tanto simpatica presentazione di Python Hello assolutamente .py. Omar, che è appunto un ricercatore in cyber security, anzi è il capo della parte OT della cyber security di Sababa, appunto ci ha presentato questo speech riguardo l'OT, e io sono molto affascinato in realtà, perché ti ripeto, come ti ho detto in apertura, no, io dove posso metto le mani, quindi mi piace smanettare con le T, smanettare con l'OT, sono molto divertito. Io confesso la mia, da smanettone non mi ci sono mai messo, però io sono molto interessato, mi reputo una persona molto curiosa, Claudio, ti dico la verità. Infatti ti ripeto, mi occupo di OT, mi occupo di mobile prettamente, quindi in realtà spazio un po' di tutto. E il ᴑᴜᴜ di Omar devo dire che è molto simpatico. Tra l'altro, ecco, vediamo nel suo ᴑ괜ᴜ Omar è l'autore di SCADAsploit, cioè un framework di analisi dei sistemi OT. Perché? Ecco, quello che ci sta spiegando adesso Omar è appunto perché il motivo per cui i sistemi IoT i sistemi OT sono estremamente appetitosi in realtà, e ci sta spiegando appunto che, essendo coinvolti in tanti processi industriali, perché poi di questo si tratta, no? Di processi industriali, spesso e volentieri infrastrutture OT possono essere individuate all'interno di infrastrutture critiche, no? Quindi negli esempi di Omar vediamo per esempio una pala eolica, mi viene in mente una qualunque centrale elettrica, piuttosto che una diga, piuttosto che tante altre infrastrutture automatizzate, no? Il dilemma dell'OT, mi permetto di dire, è che trattandosi di sistemi che hanno bisogno di una latenza minima, ok? Perché chiaramente nel momento in cui automatizzo un processo ho necessità che quel processo sia pressoché immediato, perché se qualcosa va storto in catena di montaggio crea un danno. Spesso e volentieri questi sistemi non possono essere cifrati, cioè il traffico che passa per questi sistemi deve essere chiaro. Sto parlando ora del primo Stuxnet, parliamo di un grande classico, per chi non lo sapesse, sì, questa è storia del lagging, signori, cioè Stuxnet è passato alla storia. Fondamentalmente, per chi non conoscesse Stuxnet, mi permetto un piccolo esploit su Stuxnet. Non è altro che un malware creato per i sistemi OT, in particolare per le centrifughe di arricchimento dell'uranio impoverito. Ancora più in particolare, Stuxnet è stato creato per attaccare delle particolari centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, dei modelli Siemens in particolare, controllate appunto da un PLC Siemens, che venivano utilizzate nella centrale nucleare di Natanz in Iran. Considerate che è un attacco che ha richiesto qualcosa come 10 anni per essere attuato, e lo sforzo, si dice, io non mi permetto di fare attribuzioni di nessun genere, lo sforzo di 2 paesi. Sì. Perché se l'attribution che è stata fatta di Stuxnet riporta fondamentalmente a Israele e gli Stati Uniti. Questo chiaramente non è stato confermato, perché non sappiamo benissimo fare attribution di un attacco simile, fuori discussione. Gli stessi ricercatori, c'è un documentario bellissimo che gira su Netflix, Zero Days, sì. Non so se hai avuto modo di vederlo, Claudio. Sì, io me lo sono goduto, bellissimo, assolutamente interessantissimo e bellissimo. E i ricercatori di Kaspersky, che sono stati tra i primi a rispondere appunto all'emergenza Stuxnet, non sapevano nemmeno che cosa si stavano trovando davanti, anche perché il malware si è sparso un po' ovunque prima di arrivare nella centrale di Natanz. Cioè,
Cioè veramente c'è stato ampio margine di test, tra virgolette, e la cosa bella è che appunto gli stessi ricercatori Kaspersky hanno detto: noi non abbiamo avuto idea di cosa avevamo sotto le mani fin tanto che non abbiamo fatto, come dire, finché non abbiamo unito i puntini, non abbiamo rifatto un po' il percorso di Pollicino, raccogliendo briciola dopo briciola, studiando anche l'atmosfera geopolitica, no? Che anche di questo si tratta. Adesso Omar ci sta presentando un secondo, in realtà, malware per i sistemi OT. Questo esatto, il Destroyer, anche questo è abbastanza famoso. In realtà in giro dal 2016, ma la nuova variante, vediamo dalle slide di Omar, il Destroyer V2 in realtà è datato un mese fa, esatto, poco più di un mese fa, e permette di identificare meglio i target, ma soprattutto quello che fa non è altro che prendere il controllo, tra virgolette, elettrico dei sistemi e andare a lavorare con lo switch elettrico, non come se la modificasse il funzionamento dei relay elettrici. C'è un terzo malware che ci sta presentando Omar, che è Triton, anche questo io l'ho sentito in ogni modo e maniera. Attacca in realtà un sistema in particolare che è il Triconex, non è altro che l'emergency shutdown, scusate il momento di lingua annotata, quindi fondamentalmente impedisce il funzionamento di questo big button, come dice Omar, no? Quindi tu cerchi di fermare i sistemi che non stanno andando, ma non succede assolutamente niente, quindi è questa sorta di bypass dello stop generale, no? Del pulsante d'arresto. Cosa succede ad oggi nel 2022? Io sono rimasto 20 anni fa di malware. Ovviamente il focus si è spostato anche sulla parte industriale. Non è banale, non è assolutamente banale, ma soprattutto va considerato l'impatto che questi sistemi hanno sulla vita di tutti i giorni, no? Prendiamo il conflitto Russia-Ucraina. Abbiamo visto con Black Energy in Ucraina qualche anno fa. Fortunatamente hanno imparato la lezione e non si è replicato nel recente conflitto Russia-Ucraina, ma tagliare la corrente elettrica a una città per giorni crea dei problemi, al di là dei problemi che crea alle infrastrutture, diciamo, sovraordinate, ma alla popolazione proprio. Adesso uno ci sta spiegando che cos'è un sistema ICS, quindi un Industrial Control System. Translate a physical measure in a digital information. Temperature, pressure, speed is a sensor. Actuators do exactly the same. Is able to diciamo che tutto l'ecosistema ICS non è altro che un sistema di sensori, attuatori e controllori, quindi PLC, l'HMI, che non è altro che un'interfaccia tra l'uomo e la macchina. Intanto grazie Faria per il tuo follow, benvenuto su SecurityCert. Ovviamente tutti i protocolli di comunicazione che riguardano il sistema ICS, e abbiamo chiaramente gli attuatori fisici, cioè la parte scala, diciamo, no? La parte che colleziona i dati del PLC, e la parte di comunicazione, perché spesso questi sistemi vengono controllati dal mondo. Cerchiamo di seguire un po' meno, insomma, il live di Omar, la presentazione di Omar, anche per non disturbare il pubblico, perché non è proprio il massimo. And we have HMI, human machine interface. In this case, this panel, to show to people what is happening and to receive and send command to the PLCs. We have
obviously a communication protocol. In this case, we use Modbus TCP. You can use the WireNet, Profinet, Profibus, or OPC Way, or protocolli kind of the application that you are putting in place. We have the communication system. We have the SCADA. SCADA is supervision, control, and data acquisition. It means it's a software inside your PC connected to the OT network that receives, it's more or less the same behavior of the HMI, but with more powerful solution. You can store alarm, you can store event, you can store recipes that can send to the PLCs, you can send command and so on, or you can interact or connect your SCADA system to MES in maniera più approfondita quello che sta accadendo sul PLC o comunque nel nostro sistema SCADA, no? Il nostro sistema ICS. From the OT network and the IT network. This is more or less what semplicemente l'esempio, mi rendo conto che non vedete la LED quello che ci sta mostrando, però fondamentalmente quello che vediamo è una rete di produzione collegata a una rete di supervisione che a sua volta è collegata alla rete aziendale, chiaramente, e che quindi eventualmente permette l'accesso da remoto, quindi dall'internet, ai sistemi di controllo SCADA. We have SCADA 1, SCADA 2, maintenance laptop, and then unfortunately in most cases we have a direct connection to the IT infrastructure. Yes, using a firewall, I hope. Giustamente Omar dice giustamente, no? La rete di supervisione che in realtà dovrebbe essere segregata in qualche modo, in realtà offre delle connessioni alla rete aziendale e di conseguenza offre delle connessioni all'esterno, connessioni esterne. Questo non dovrebbe accadere, dovrebbe essere controllato da un firewall, dovrebbe essere controllato da diversi strumenti in realtà, però purtroppo accade. Lo vediamo da Shodan, lo vediamo da qualunque altro sistema che ci permetta di in order to I can say to share information based on the industry 4.0. This big project, but be careful to implement industry 4.0. Ok, arriviamo diciamo alla comanda clou. È difficile attaccare un sistema ICS? Io ti dico, personalmente reputo di no. Esatto, Omar ci conferma appunto che non è così difficile per diversi motivi. Gli stessi sistemi ICS hanno appunto un ciclo di vita estremamente ampio, non vengono aggiornati, no? Specialmente non è un problema dell'Italia, però è spesso un problema di mentalità italiana, passare il termine, Claudio. Finché funziona non lo tocco, spesso e volentieri mi ritrovo a dover lavorare con PLC che magari hanno il loro software di controllo su piattaforme obsolete. Spesso e volentieri, assolutamente accade in maniera estremamente frequente, quindi capite bene che la dei sistemi industriali hanno della vita molto la tecnologia soprattutto ultimamente esatto, infatti vedo che anche Omar riporta proprio la stessa cosa che ti ho detto io nella sua presentazione: finché funziona non toccarlo nella maniera più assoluta. Gli aggiornamenti anche di sicurezza vengono eseguiti soltanto quando necessari, quindi non abbiamo non si sta al passo coi tempi da questo punto di vista. I protocolli sono proprietari, ma sono deboli proprio perché non hanno la necessità, in realtà avrebbero la necessità, ma non possono, ecco, non hanno la possibilità di, a parte essere standardizzati, essere completati da sistemi di cifratura, ok? Perché ho bisogno di una risposta immediata dai sistemi, e ovviamente spesso e volentieri c'è ancora un larghissimo uso di chiavi USB, di chiavette USB, di supporti di memoria removibili, no?
è facilissimo trovare il modo di far arrivare del malware, esatto, di far arrivare del malware sui sistemi. In 2000, cybersecurity was absolutely not considered in automation device, in automation kit. Not only for Schneider, for Siemens, Rockwell, ABB, Omron, for all the vendors. Okay, cybersecurity is more or less new for OT domain. So the problem is also a component in hardware and software. And there's another important. Una domanda dal pubblico, fondamentalmente per quello che ho potuto sentire da qui si parla dei problemi legati ai sistemi AirGap. Ne abbiamo anche parlato in live, cioè il sistema AirGap, che fondamentalmente non è altro che un sistema disconnesso dall'internet, completamente disconnesso dall'internet. In che modo può essere afflitto, diciamo, può essere affetto da tutti i problemi che ci sono nei PC? Basta ritornare, diciamo, indietro a Stuxnet. Ragazzi, semplicissimo. Stuxnet diciamo che ha trovato la sua strada semplicemente attraverso una chiavetta USB che sarà fatta trovare per caso. Di conseguenza basta un attacco, come dire, a livello social engineering ben studiato per indurre chi opera all'interno della struttura ad iniettare il malware per conto nostro, no? Basti pensare, vi rifaccio alla presentazione di Xavier che c'è stato l'anno di pranzo, e Python è banale, ma chiunque usi Python ad oggi deve stare in guardia, per esempio, sulle librerie compromesse che girano su PyPI. Diciamo che fatta la legge ho trovato l'inganno, come al solito. Se voglio trovare il modo, trovo il modo di far arrivare il malware. The answers, for example, you can find inside here an Apache system, old version, and but not so strong. The implementation is not so strong, and you can use the same tools, Batsuite or DealBuster, GoBuster, every kind of tools that you use in your web application pen test, but you can use this tool to perform an attack or perform a pen test in a PLC's device. So this is a very, very big problem. So with proprietary protocols, unsafe remote maintenance, and use of USB. Safe remote maintenance, questa è una cosa importantissima, cioè il controllo da remoto, cioè il mantenimento, diciamo, la manutenzione da remoto, che comunque espone a problemi. Parliamoci chiaro, quel sistema non è più AirGap, ovviamente, or rules that are not so safe. Infected laptop, maintenance laptop is not dedicated to the maintenance. This is a very big problem. Or infected USB. Quindi diciamo che possiamo, Omar ci sta mostrando adesso uno schema sui punti, diciamo, vulnerabili dei sistemi, esatto, PLC. Adesso c'è una bellissima showdown, questa è una bellissima schermata di showdown. Possiamo fondamentalmente andare a cercare di trovare tutti i sistemi PLC esposti. Questi fondamentalmente sono quelli che sono attaccati dritti per dritto, cioè nel senso da internet non devo neanche sforzarmi di far arrivare una chiavetta USB compromessa o compromettere una postazione di controllo da remoto, cioè. The IP address of the device exposed directly on the internet, maybe using a firewall. But the problem is that you can find here relevant information related to the firmware version used in this device.
Esatto, Omar lo sta mostrando. Tutte le informazioni che possiamo trovare su ᴑᴜᴜᴜ, a maggior ragione la versione del firmware vulnerabile. C'è l'information disclosure, non indifferente, no? Dal banale banner grabbing io riesco ad ottenere informazioni fondamentali. Or I can open my engineering software. I can put inside the IP address of the PLCs, and if the PLC is not protected by password, you can read addirittura giustamente Omar dice posso cercare di accedere direttamente dal mio software di ingegnerizzazione al PLC se non è protetto da password, cioè dritto per dritto, e riesco a vedere tutta la logica che c'è dietro al PLC, e da lì chiaramente modificarla e ricaricarla sul PLC. Io sto modificando il suo funzionamento. Pazzesco. You don't know what the application is doing, and you don't know where is installed the PLC. È quasi divertente pensare che è una cosa fondamentalmente banale. Io non farei mai, adesso pecco di presunzione, però was developed by Modicon in 1979, and more than 30% of connected system use qualcosa senza password, dando modo a tutti di modificarlo. There are some different Modbus, in particolare il protocollo Modbus, è stato appunto sviluppato nel 79, e in qualche modo anche i PLC odierni continuano ad utilizzare Modbus con tutte le sue modifiche, diciamo. Però parliamo del più del 30% dei sistemi input ad oggi, quindi più di un terzo, che è una percentuale piuttosto abbondante. Non esiste un concetto di encryption authentication, non è altro che uno scambio, un master e uno slave di richieste e risposte. Ok, è come dare fondamentalmente dei chiamiamoli JSON, degli XML, no? Sì, non JSON, nel vero senso della parola, che vengono interpretati e presi dal PLC come istruzioni da eseguire. The structure of the protocol, you can find this information on Wikipedia or in dice la spiegazione del protocollo si ci sta facendo vedere alcuni degli, chiamiamoli opcode del protocollo Modbus per poterlo comprendere meglio, il traffico, no? Input, read voice means output, write single call means write information on the PLC, that means execute something, okay? Or write multiple output, read, input, register, and so on. There's a very long list of function codes that are based on the ovviamente la speech di Omar sarà disponibile sul nostro canale YouTube una volta che riusciremo a pubblicare tutta la conferenza. Modbus TCP non è altro che l'evoluzione del Modbus del 79, no? È lo stesso protocollo, semplicemente incapsulato nella stack TCP. Consente l'utilizzo di più master sullo stesso slave, quindi multicontrollo in un certo punto di vista, perché utilizzano i porti differenti. Implementation of the Modbus inside the TLS layer, but the problem is the legacy equipment. If I have a completely new plant, I can use only encrypted protocols. But if I have to add a new device in an old network, the new device è il problema che sta facendo Omar, in realtà lo trovo estremamente attuale. Lui dice giustamente: se sto creando una struttura ex novo,
utilizzando solo Modbus TCP, allora posso permettermi l'encryption, lo stack TLS, diciamo, il layer TLS su tutti i dispositivi. Ma se sto implementando un nuovo dispositivo in una pianta, diciamo in una struttura legacy che già ospita degli strumenti, dei controllori che supportano solo il vecchio Modbus, non posso permettermelo. Okay. In this case, we have only one device and one simulator. Okay. So this is a sort of device that you can have inside an LTE protocol. So if you go in the meter database, you can find by vendor a long list of vulnerabilities. Ok, in this case, mi sembra di capire che Omar ci farà vedere un esempio di exploit basato sulla CVE 2018-7855. Vedo un CVSS, quindi uno score CVSS di 7.5, interessante, che porta fondamentalmente a un denial of service dei sistemi PLC. Capite chiaramente che il denial of service significa intanto perdita economica per un'azienda, ovviamente, ma significa soprattutto potenziali danni alla catena di montaggio, che viene bloccato di punto in bianco, no? It's not like a PC. In certo senso viene proprio paralizzato. That can encrypt your data. In PLC, it's not possible. Someone is saying that I encrypted via. There is a topic in LinkedIn. Someone that said we encrypted an RTU system, remote. Omar sta facendo l'esempio recente dell'annuncio che è uscito da parte di un gruppo di un hacking group, fondamentalmente non lo definirei un APT, che però comunque ha detto noi siamo in grado di cifrare un PLC, no? un PLC. Okay. Because I spend money for every single hour that my plant is not able to produce. This is the problem. It's not the PLC, it's the plant that is the problem. Appunto dicendo, for example, the NAPANS application. Economico, quello che anticipavamo prima, giustamente io paralizzo la fabbrica, esatto, diciamo, comunque di infrastruttura. Il PLC che il costo è irrisorio, ma è la mancanza di produrre. Esatto. These vulnerabilities affect four types of PLCs of Schneider based on the UMass set breakpoint DOS vulnerability. The consequence is that the CPU goes into unrecoverable error, are not able to communicate, are stopped completely. The PLC requires a power cycle to restore functionalities, as I said before. Ok, so ci sta dicendo Omar che l'exploit in particolare fondamentalmente blocca completamente la catena di montaggio e interrompe il funzionamento del PLC finché non viene riavviato, completamente riavviato. To implement new functionality, custom functionality inside the Modbus protocol. And Schneider implemented this functionality and called this UMass. UMass is based on very old protocol, mixed way, very old PLCs in Schneider, and they implement a function called 95A in hexacode of the Modbus protocol to send and receive more rich set of information. This is a short list of UMass code are non documented officially, but is a list of some function è che sfrutta la possibilità di inviare dei dati arricchiti verso il PLC per impostare un breakpoint, così fatto interrompe l'esecuzione del programma, no? Sappiamo dalle basi, tra virgolette, di reverse engineering che implementare un breakpoint significa praticamente stabilire l'interruzione di un programma in un determinato punto semplicemente per poter analizzare le funzioni.
In questo caso io ti interrompo completamente. Secondo te, per analizzare il codice, secondo me, per fermarti completamente, non mi metto lì a controllare cosa stai facendo e soprattutto non ti do l'ok per continuare l'esecuzione. You can do the same with the PLC, and you can use in this case the set breakpoint function in the code 60. And this is the structure of the command, of the set breakpoint command. You have some important stuff. What is important is the block address, and that define the memory address of the breakpoint. If you put using your Python request, if you put the address of the memory address to the address 0, it means that no code is executed by the PLC. Because memory 0 is the starting point. I put the breakpoint to memory 0, and the PLC is completely blocked in this point, and no execution is did by the PLC. Quello che dicevamo prima, esattamente quello che dicevamo prima, cioè imposto il breakpoint, illuminato tra virgolette sull'indirizzo di memoria da eseguitare, cioè quello dell'inizio del programma. Io ti blocco lì e tu non esegui nient'altro. And there is no authentication. So I can put my computer with a remote connection, a VPN, or a physical connection to a switch. You can, using R spoofing, you can put your computer inside the network and do a man-in-the-middle attack, and you can see all the traffic, all the information exchanged by the two devices, or more than two devices. And you can record this information, and you can do a reply attack against devices and so on. For example, consider in my scenario, I have access to the OT network. I have for example, the VPN account to credential to connect my computer remotely to my OT network, for example. Using a very basic, very simple script, I can scan my network and I can get important, relevant information related to my device. For example, the IP address, the firmware version, MAC address, any vulnerability on the products, and so on. I can perform a man in the middle using the standard R spoofing technique that allow you to analyze and to see all the traffic exchanged by the two devices in this case. You can learn this information using some script in Python. You can store, you can save this information during the learning phase. I can store this information inside my PC, for example, and then all the data. Then I can, for example, stop the communication exchanged by the PLCs and the HMI, blocking the key forwarding, and then I can reply, a sort of reply attack, sending my fake data to the HMI like Stuxnet. So it means that in HMI, everything worked, it seems that everything was fine, but I'm attacking the PLCs. Ok, fondamentalmente stai spiegando è come attraverso la simulazione di cioè partendo da un attacco in the middle, fondamentalmente io poi vado a fare un vero e proprio hijacking della sessione, interrompo le comunicazioni tra PLC e HMI, quindi la parte controllata dall'uomo, la parte automatizzata, diciamo, per cui io raccolgo e distribuisco informazioni alla parte human interface, controllandole, cioè modificandole come voglio, mentre sul PLC faccio quello che voglio. Guides you to implement the right solution to solve this problem. Consider that it's very hard to harden a PLC.
La nostra regia è veramente infaticabile oggi, è fantastico. All the infrastructure. We had to implement the right network segmentation using OT firewall, OT devices, OT IPS and IDS. Giustamente suggerisce Omar l'introduzione, no, di sistemi dedicati all'OT, quindi un firewall OT, un IBS OT. To do the de facto inspection of the OT protocol, because unknown are unknown by the IPS and IDS. You have to use standard and dedicated OT device. Live demo. Ora possiamo vedere la live demo, ragazzi, questa cosa è fantastica. Cioè, il PLC è creato in Lego, cioè, o meglio il PLC è fisico, ma la parte industriale è creata in Lego. È bellissimo, è bellissimo. Ne voglio 4. Non so se si vede dalla live, sicuramente lo vedrete poi nel video che verrà pubblicato sul canale. Cioè letteralmente un qualcosa che controlla dei diversi nastri trasportatori, mi sembra di capire, perché nemmeno io da qui riesco a vedere benissimo. Sì, ti sta trasportando un pacco da A a B, cioè è meraviglioso, è pazzesco, ragazzi, è veramente pazzesco. So I'm an attacker and I'm connected. Now I have connected my computer to the network computer. Ok, quindi sta illustrando come in qualche modo lui è riuscito a entrare sulla rete. Diamo un grasso dato che lui sia riuscito a entrare nella rete dei PLC. It's the first time that I connect my computer to the network. So what I can do? Enumeration. First step. I have to find my device because I don't know which kind of device I have in my network. Va a fare fondamentalmente la parte di reconnaissance, no? So I can run a very simple Modbus scan. I know that the protocol is Modbus. I hope that it is Modbus. Okay, in this case, con questo Modbus simulation, che è una scansione dedicata, nel senso l'ha creata lui, l'ha fatta in Python, se non sbaglio, Modbus.vi ho visto. Giustamente bisogna di permessi d'amministratore. Privilege, yes, to complete my scan of the network. Okay, I have a very simple script that is looking inside the network, scanning not all the devices. We don't have time during the demo. I prepared only a short list of IP addresses, but I found two devices. The first is vendor name Schneider Electric. This information coming from the device. I sent a Modbus request. Fondamentalmente non ha fatto che modificare, tra virgolette, quello che sarebbe un normale ping, tra virgolette, inviando un pacchetto forgiato per contenere una Modbus request e quindi ricevere informazioni dal PLC che contengono appunto il nome del vendor, il modello, la tipologia, insomma, il firmware, MAC address. Device. Okay, another device. In this case, where I have vendor name Schneider Electric. Well, network model is BNE is the type of the PLCs. In this case, N580 is the model of the device. Firmware version, project name. The version of the software used nella disclosure c'è il nome del progetto, il firmware utilizzato, la versione utilizzata, cioè project region, project last modified last year, and the MAC address. Okay, this information you can discover some of this information also using Showdown. Okay, if the device is connected directly on internet. So, la nostra chat ci sta seguendo, ha avuto modo di vedere qualcosa riguardo ai sistemi OT. Sarei molto curioso perché reputo molto interessante lo speech di Omar dal punto di vista
industriale, estremamente stimolante. Search on Google vulnerabilities exploitation. I have the project name, but I know also the version of the software used to write the project. Unity V15. It means if there is some vulnerability related to this kind of software, I can search for it. I have the revision project. This is also relevant. Consider that I'm an insider. Or better, I have the version in some way. I grant the version of the application. And I know that the version of the application is 0075. I can analyze in my office, I'm the attacker, I can analyze in my office the characteristics, the behavior of the plant. If the version of the project is exactly the same, I know exactly what the PLC is doing. Okay? I have also another important relevant information, last modified last year in this case. It means that nobody changed nothing inside this PLC from November of last year. Okay, in this case, for today also it's very, very near to today, but consider that you can find the last modified data, I don't know, 5 years ago, 10 years ago, it's the pan. It means that no change from, I don't know, 2018 Andiamo al discorso delle long time. Esatto, capita spesso lo sviluppo di salve 5 anni fa e finché funziona io non lo tocco, cioè. I open another terminal here. No, better, sorry, I stay here. I have another tool in my arsenal, is flooding attack. Flooding attack, I will show. Il flooding attack fondamentalmente permette di di arrivare, di conseguire, tra virgolette, lo stato di man in the middle. Vado fondamentalmente a riempire richieste, quello che potrebbe essere lo switch piuttosto che il router. Fondamentalmente vado a riempire la tabella ARP di un dispositivo di rete e posso indurlo a pensare che io sia un altro dispositivo, no? Rispondendo per primo alle richieste ARP. Then you can perform a flooding attack. What is flooding attack? And I want to override the internal register and I want to send fake command to the PLC. And I can do that in questo caso particolare non è vero e proprio flooding attack nel senso stretto del termine, nel senso non parliamo di ma parliamo di flood sul PLC così da convincerlo ad eseguire le istruzioni che noi gli stiamo passando. Evidentemente lui conserva una sorta di tabella, le istruzioni da eseguire. Se io vado a riempire tutto questo e quindi a far sì che la scrittura ricominci dal primo blocco, posso modificare completamente appunto il funzionamento di tutta la mia infrastruttura. I completely changing the behavior of the plant. Now I open a second terminal and I want to stop the life of the PLC using the denial of service exploiting the vulnerabilities. The PLC is stopped, I show you. Omar ci sta mostrando appunto come utilizzando un altro suo tool che è proprio il denial of service a questo punto ha completamente bloccato il PLC, la pianta l'installazione OT è completamente ferma da che aveva cambiato le sue istruzioni, è completamente bloccata e quel PLC è irraggiungibile. Ha bisogno di essere letteralmente spento e riacceso. Cioè, se io non ho un controllo fisico su quella macchina, io devo arrivare laddove ho il controllo fisico e andare a resettare il PLC manualmente. Cioè, è importante questo aspetto, è importantissimo questo aspetto. But it's very easy. In this case you can use I don't remember exactly how many lines of code,
Parliamo di 150 righe di codice. Non è tanto, assolutamente è poco. Concordo con me che è un programma che si scrive in mezza giornata. Sì, the breakpoint function with address code. E questo accade appunto facendo quello che Omar ci ha illustrato all'inizio, cioè andare a fare fondamentalmente il breakpoint, andare a impostare un breakpoint direttamente sul codice di ingresso, tra virgolette, sull'indirizzo in memoria di ingresso. A long list of solutions. The first is security assessment, or better, organizational measures. You have to, the producer or the industrial plan had to be analyzed, and it's better to perform a security assessment in order to have the right knowledge and the real situation of the industrial plan. An approach oriented to cybersecurity, specific IoT and ICS and awareness training. Adesso Omar sta illustrando un po' di soluzioni per quanto riguarda la sicurezza dei sistemi PLC, sia a livello cosa può fare l'organizzazione, sia a livello tecnico cosa è possibile svolgere. Tanto grazie Ivan. Not all devices are known by the OT manager or by the IT. È davvero un piacere avervi qui con noi oggi, ragazzi. Voi non sapete che emozione è stata da questa parte della barricata. Perché oggi, al momento, vedo veramente degli speech e tutto riguardo di livello e di spessore, permettetemi di dire. In order to use a secure programming technique inside of PLCs. Okay? Patching, backup, speriamo di riuscire a portare qualche ospite magari break, ma trovo difficile. Chiaramente una delle soluzioni è la segmentazione della rete, cioè io dedico la rete il sistema define some segmentation criteria, security level, it's the band, divide, subdivide the infrastructure into zones with a minimum privilege and minimum function, reduce the risk of pivoting. So there are some important suggestions promoted by the vendors presente su ＳCHODA that wrote and take part wrote the ISO 62443 passami il pensiero, Claudio. Questi sono pensieri che magari lo fa per mestiere reputa quasi banali, no? Però farlo capire ad un'azienda, farlo capire a chi si occupa poi dell'implementazione delle misure di sicurezza non è così semplice, non è così immediato. It's very important for me because I'm vendor independent, I'm a researcher and vendor independent. Voglio tradurre la frase esatta, la citazione che Omar ci lascia è: se pensate che la tecnologia possa risolvere i vostri problemi di sicurezza, non capite il problema e non capite la tecnologia. Questa è una citazione di Bruce Neyer, che fa parte degli sviluppatori di Top Project, quindi insomma l'ultimo scappato di casa, permettimi. La trovo molto importante. Se pensi che la tecnologia possa risolvere il tuo problema, non capisci il problema, non capisci la tecnologia. Perché è vero, la tecnologia può aiutarci, ma porta dei problemi collaterali non indifferenti. Cioè, bisogna conoscerli, bisogna saperli affrontare. È necessario. Cybersecurity in OT domain. Okay, training, awareness, and so on. Davvero, I don't know, maybe it's bello lo speech di Omar, davvero complimenti. Io avrei voluto vedere ancora più in funzione quel sistema di pianta industriale. Ci riprendiamo qualche secondo di pausa in vista del prossimo speech, perché già abbiamo l'ennesimo cambio di diciamo infrastruttura, mettiamola così, e col buon Agostino che si avvicina per annunciare questa piccola pausa davvero interessante. Ma noi ci vediamo qui tra
5-10 minuti. Mi raccomando, se avete considerazioni lasciateci in chat, perché per noi è uno spunto di discussione. Sicuramente ci aiutate ad andare avanti con la live. Ci vediamo fra poco a BSides 2023. Ciao. Go to the local shop and buy some laptops. Okay, if you had been hit by a meteor, that is the last thing you have to worry about. And we really do worry about a lot of things. As security practitioners, we find we're constantly running from one thing to the next. If it isn't, an IT security problem, it's kinetic warfare. If it isn't kinetic warfare, it's a pandemic. And it's really a constant process. And the thing is, security practitioners don't get into this for the glamour. We get in this because it's a calling. We find that we are called to do this. I am Canadian, sorry about that. And yes, it is contagious, so just to let you know that in advance, it does spread. So I do identify myself as a hacker because I started out in my career doing pen tests, and not all of them were exactly sanctioned. I'm glad you like that. One time I did this slide and I got a very odd look from the people in the audience. It is really amazing how the world sees hackers in general. And a lot of that is because we have lost control of the narrative. We have really gotten away from that, and mainstream media has taken off with it and made it look like hackers means criminal. And this is a really unfortunate side effect of not owning the narrative. And we have to do a better job of controlling that. Now, I've done a lot of stuff. And I hate doing slides like this, but I realize it's a whole lot easier than me trying to spell out everything I've done over the course of my career. I've been in control systems, I've been in finance, I've been as a defense contractor, all sorts of different things. And it's absolutely amazing how there is a commonality from one industry vertical to the next. A lot of the problems that you'll have in Italy are the same problems you'll have in Singapore, the same problems you'll have in Canada. And it's amazing that we, as having security practitioners,
our skill set can transfer from one thing to the next. Oh, yes, I work there now. So when we're looking at this, we sometimes lose track of what this all means. I've been listening to amazing talks today about all these different security issues, all these different vulnerabilities and exploits and things like that. But what does it all mean? How's it all put together? We amongst ourselves are really good about talking about this, but how do we explain this to the wider audience? And my boss is, well, she is a character, Wendy Neither. She put me up to this where she said, okay, here's this picture. She sent me this photo here, where you can't see entirely, but it's an airplane window, obviously. And she said, okay, tell me where I am. Okay, so it begins. First of all, I knew where she had been giving a conference. I knew her home base. So I was able to puzzle out the likeliest route that she was on based on the time of day and when she sent this. She sent this while she was on the plane. And I was able to figure out that she was on this exact plane, and I sent it to her. And she said, yep, that's the plane. I was like, okay, great. I thought I was done. She goes, no, tell me what seat I'm in. Okay, let's try this again. So I pulled up the manifest of the flight that she was on, thanks to the good folks at seatguru.com. They have all of those seats. And I went, okay, now based on where she was sitting, based on the wing, which you can't really see in the picture earlier, but you can actually see where the wing is, I was able to triangulate and puzzle out roughly where she was sitting in the plane. So I guessed 5A. And she's like, oh, so close. This whole process took 5 minutes. So when we are defending organizations or when we're doing penetration testing, it's all about securing those environments. The attackers have a very easy job fundamentally, and we have a much more difficult job as defenders to try and protect our organizations. Now, one of the really interesting things is when we're protecting organizations, we don't always pay attention to the core fundamentals. We tend to lose sight of it to chase after the next shiny thing. And I really equate this to when I got my first apartment back, and it was a long time ago. And my roommate and I were sitting there, and my parents drove away in the van, and I grabbed a pair of scissors and I ran around the apartment. He looked at me and goes, what the hell are you doing? I'm expressing my freedom. He goes, what happens if you trip? I haven't really puzzled that one out. And unfortunately, in so many security practices over the years, I've really seen that same sort of mentality. As when we're defending the organizations, we don't usually take the time to look at everything within the organization. Attackers are very good at getting into organizations, not because they're using some fancy zero-day that they spent $1 million on or earned $1 million for. It's usually low-hanging fruit. It's usually something simple to get in. Like if we look at Xavier's talk earlier today, we see all the different things that he was highlighting where antivirus companies weren't even highlighting that they were a problem. They were very trivial exercises to get into those organizations. And this leads me to feeling like this in a constant basis. Even now, I spent 20 years as a defender. Now as a global roaming talking head, I still feel like this. I can't get away from this feeling. So as defenders, we have to look at how we're going to do a better job of being resilient. Now, this is one of those things that drives me bonkers because this seems to be the new hotness of every security company on the street, my own included, where we're talking about security resilience. What does this actually mean? Well, it's about managing change, managing the security in your organization in a positive or negative route. And if you look at this list here, there's nothing here that's rocket science. There's nothing all that, but it's really about getting back to core fundamentals. The things that we should have been paying attention to 30 years ago seem to have drifted away over time, and we tend to lose sight of things along the way. Sorry, getting dried out there. And one of those things being, of course, multi-factor authentication. Now, security by design is something I put up there. I prefer security by default because we tend not to really approach it in that way. And if we can bake that into the environment in a way that makes sense for the business units that we have to support, the organizations we have to, and the people that are using this stuff, we don't want to do security in a way that is going to be a negative, a detractor. It has to be an enabler. Now, I remember one company I was working at a very long time ago, we did a penetration test, and when I say we, I had external contractors do it for me, and they presented the details.
And the attackers were able to gain access to our organization rather easily. I was kind of disappointed about that, but it happens. And the CIO looked at me and he goes, that's okay, we trust it. We trust everyone that's inside the firewall. This doesn't really work. This doesn't scale. We have to make sure that we're doing a better job of protecting our organizations. We all like to try and be environmentally friendly, but unfortunately, password reuse doesn't qualify. This is one of the things that I saw too many times. In my previous company, I was there for 5 years, we would see attackers would breach websites, take all those credentials, and then replay them against hundreds of thousands of other websites, looking for ways to increase their access to other organizations and your assets, your money, your Amazon account, whatever it happened to be. And we have to realize that a password is fundamentally no more than a house key. When you try it, when you leave your flat, when you leave your house to go to work, wherever you happen to be going, you lock your door to protect your stuff. Off you go. If you drop your key somewhere along the line and an attacker and somebody of a negative bent picks it up and says, oh, I know who this person is, they can gain access to your house, and the house has no idea that the person coming through the door is not the person supposed to be there. Passwords are fundamentally the same thing, and we have to be able to do a better job. Unfortunately, when we're born into this world, we default to trust. The Canadian author Malcolm Gladwell wrote a book called Talking to Strangers, and he discussed this at length, where that when we arrive in this world, we're looking for food, we're looking for shelter, we're looking for a way to belong. Unfortunately, the vast majority of us, not security people, the vast majority of us never lose that default trust. As a result, the criminal element preys upon this. And our security, what's the word I'm looking for? Our threat landscape has changed. We just spent X number of years, and it seems to be debatable depending on what part of the world you're in. We spent several years in a pandemic. Our threat paradigm changed. I had denial of service by cat in my home office. The little bugger figured out how to reset the APC in my office. So if I wasn't paying attention to him, all of a sudden he would disappear under the desk. I'm like, what are you doing? All my system dropped. And he now has figured out how to do that in the TV room upstairs. So when my wife and I are watching television, all of a sudden the TV goes off, he comes out and he sits there and he's very proud of himself. These are not the attacks that we thought of before the pandemic. And that's just it. I'm obviously being tongue-in-cheek, but the attacks have changed. So a lot of this is because of what I like to refer to as security debt. This is technological debt that has accumulated over time or by happenstance and interaction with other systems that has become a security exposure for an organization. And I have lived this in too many organizations over the years. 20 years as a defender, you see a lot of broken setups. Heartbleed was one of those things that where I saw this come through, and this really broke my brain. This was an open source library that, for those of you who don't know, this is a SSO library. An open source piece of software used by every website on the planet at the time, but there was only 1.5 people that was maintaining this particular library. They weren't receiving much in the way of financing from any vendor or anything like that. And an error was introduced in the code, either by happenstance or by malice, I don't think we'll ever know that, that allowed for this attack to take place 2 years later. Now this is a very fully funded project, all the rest of it, but these are the kind of things where if we're not paying attention, we can then fall victim to over time. And a lot of the reason we get to where we are now is because we've accepted risks along the way. Security practices far too often say, oh, it's okay, we'll just accept the risk, put it in a drawer and be on with it, thinking that everything's fine. The problem is that vulnerability or that issue remains. Excuse me. Beige desktop, this is one of my favorites. In every organization I have ever worked at before I got into the vendor space, I went looking, we don't do this thing. I would see a beige desktop. Now this beige desktop would either be on the production floor or under somebody's desk, but invariably it was running mission critical code written by an intern that had left the company 5 years earlier. There was no documentation, and they had no idea how to port it off there onto another server. And if they went down, we'd lose millions of dollars in said organization. This, I've been talking about this in CISO roundtables I've been doing now for 3 years, and this is always something that always gets them. Everybody at the table says, oh God, yes, that's us. Because they accepted the risk. And a lot of that problem occurs because project managers in various organizations will say, okay, this is the timeline, this is what we have to hit, and if we don't
they'll try to bypass security in order to deliver. This is one of those things that drives me bonkers because yes, they have timelines they have to hit, but by bypassing security, they're hoping they're going to, save some time and then inadvertently introduce security issues along the way. Because as security practitioners, we don't always understand what the priorities are for the business that we're protecting. And I have had issues with both externals and internals in the past where they just had no idea what that organization was doing. I was working for a power company many years ago, and we had a vendor coming in, and he was late, and he's stuck in traffic. I understand that. And he called up, and he started talking, and he's like, oh yeah, I'll be there a couple blocks away. And he goes, oh, I'll just keep talking to you until I get in. I'm like, yeah, sure, no problem. And then he said, what is it that you guys do there? Okay, this is a vendor coming in to try and sell me his product, and he has no idea that we keep the lights on for 80% of the province of Ontario, Canada. I thought that was a bit of a problem. And this is a systemic problem that I find in not only in the vendor side, but also internal to so many organizations, where people come in and say, this is a huge vulnerability. In one company I was working at, we had this one issue where our IDS system kept lighting up on a various AIX problem. And this AIX problem was marked as high because the vendor said so. The CIO was upset, the senior management was upset, they dragged me in, and they said, why are we still getting this issue? They said, because nobody turned off that alert. And they laughed. And I said, we don't have any AIX systems in our entire environment. Frustrating. So you have to understand when you're protecting an organization, if you're doing pen testing, if you're doing defense, whatever it happens to be, all of these are part and parcel of defending an organization. All sorts of different vendors out there have different types of products. They're all like different hammers. You got red hammers, blue hammers, yellow hammers. They all have different functions, roughly the same in that they're security products, but they're all there to help you. But if you don't know what it is that you're trying to protect in your organization, you shouldn't be talking to a vendor until you clearly understand what the risk appetite for your organization is, what your requirements are, what are the outcomes you're trying to achieve to protect your organization and support the aspirations of the business. And this is a vendor telling you that. Make sure you do your homework before you talk to any of them. Because we have tools we'll gladly sell you, but we don't want to sell you stuff that you're not going to use or not going to need. Pardon me, I haven't talked in a while. So who are the risk owners in the business? Going back to the project manager example earlier, this is one thing where I was working in one power company and we had a project manager who had been accepting the risks. And I looked at him, I said, you realize you have absolutely no authority to accept risk in the organization? Because of course I do, this is my project. But this particular risk affects the rest of the organization. Oh. Had never been communicated beyond his project manager, who was a contractor, by the way. And this was one of those problems that exploded when we started going through and looked at the systemic problem of all these different projects accepting risks, never communicating them upwards. So senior management had no idea of all these different exposures. So we have to look at ways that we can quantify, we can understand what the current security state is in our organizations and how we can improve it. Because if we don't address the risk over time, that increases. And unfortunately, I've seen it far too many times. Some system that was left idle wasn't taken care of, and then the attackers were able to use that to break in. In one company, I had another pen test come in, and they were able to breach the entire organization in 14 minutes. So at 9 o'clock in the morning, I sat down with my coffee and my newspaper. That shows you how long ago it was. Started reading my newspaper. 9:14, the phone rings. No. I pick it up, we're in. Great. They weren't only in, they had every router, every switch, they had the Active Directory, they were currently reversing all the usernames and passwords in it. All because somebody had taken a Polycom device that you usually see in a boardroom or what have you, and attached it to the internet. The reason they did that is because over the weekend they wanted to work on configuring it so they could deploy it on Monday. It just so happened that the Friday morning that they went out and plugged it in was exactly when the pen test started. The pen test team found this, were able to go through the web interface, turn on SSH, and oh yeah, the network was flat. 16,000 employees, flat network spanning the globe. It was only a matter of time before something bad was going to happen to us, and that, thankfully, it was somebody we were paying to check.
And when we look at items like IoT, we realize that the compound costs are much higher. Because if we look at not only the consumer grade craft, but I spent 9 years in control systems, and very much to what Omar was talking about, he really undersold it, and I mean that in a nice way. It is so much worse than you. There's no such thing as air gap in control systems. I spent 9 years, and I heard that every time, and every time I could demonstrate that no, it was not air gapped. I saw a SCADA system in Thailand that was tweeting. I saw a system in Japan that was connected to the internet because one of the techs wanted to watch a cricket match. And guess what? Yeah, doesn't work that way. We got the standard identify, protect, detect, and respond, and we have to make sure that we're constantly going through and doing this. Because somewhere along the way, we lost that focus as defenders. And then when something bad happens, we run around with our hair on fire, trying to put out the fire, not fully understanding how we got there, never taking the time to go back and retroactively look at how we ever got to that point. Gotta take your breaks. So one company I was working back in, let's say 2001 timeframe, we had this guy there. At the time, I was doing network security for the organization, and this guy was in InfoSec. And I referred to him jokingly as the flaming sword of justice. His whole mantra was, how are we going to fire everyone now? And I was like, why do you want to do that? He goes, because they're breaking the rules. Do they know what the rules are? Well, they should. It drove me bonkers because this is a guy that was supposed to be protecting the organization, and he had lost sight of the fact that we were there to enable the business. He was more interested in punitive punishment for individuals who did something silly as going to see lolcats or something like that online. It's like, oh, one time somebody went to eBay, he lost his mind. It's like, this is not an issue for us. Unfortunately, this is something I've seen in too many organizations over the years as a recurring problem. People that look at security as it's my way or the highway, not realizing we are there to enable the business. We are there to make sure things get to a better place. And when we hit down or hit at staff and make them feel bad and take away, vilify them basically, then they don't want to be part of it anymore. They become part of the problem because you've shamed them into not wanting to talk about things. And you want them to communicate within the industry, within the business, what they see when they have a security problem. I have worked in organizations in the past where we would reward staff when they found a security issue and send an email to us. And what we do is we send an email to them and to their boss saying, congratulations, we found this, and thank you for highlighting it, and they would use this as currency to manage their next raise and things to that effect. So we had enabled them and empowered them to be part of the solution. Because this flaming sword of justice approach is dated, ineffective, and honestly, it just doesn't work. When we're looking at our environments, we realize that there are all sorts of different ways in. The idea of the castle and the moat just is a broken notion, especially when you look at there's just a myriad of ways to get in. Getting into a control system is one thing, getting into a bank is another thing. And I've had organizations say, well, how would you hack us? And I said, well, quite simple. I would take the CEO's admin out for lunch. And they looked at me like I was completely lost my mind. I said, you hadn't thought of that, had you? Well, no, we thought you were going to try and pop a shell and stop right there. The attackers are going to look for the easiest way in. They don't want to do more work than they have to in order to breach a system. And data breaches keep on happening. There are all sorts of different reports out there. 81% of data breaches involve weak credentials, ABC 123, Diventa Sostenitore, whatever it is. 70% compromised devices, not patched to current or N-1. This is a problem that keeps coming up. In one company I worked at, we did a complete scan of all the laptops and desktops in our environment, in addition to the servers. Before I had arrived at that company the week earlier, no one had ever done that before. So all the servers were in pretty bad shape, but all the laptops and desktops were worse. The best laptop in the entire environment only had 267 high-risk vulnerabilities on it. That was my laptop, and that's only because I'd been at the company for a week. And no, I had no way to patch it myself. So we have to look at strategies and how we're going to improve things. Zero trust is something that comes up a lot, and this is not a product.
This is not a solution per se, it's a strategy. It's about reducing risk in your environment and doing it incrementally. So making sure that you can get back to those core fundamentals that we should have been looking at 30 years ago. Making security part of your mission as well and building it into the culture is another thing too. One of my colleagues, he just did a poll at a conference he was at, and he just said, okay, here's a web link, go check out this poll and tell me, what is your biggest issue? Hands down, the biggest issue that they highlighted was how to build a security culture in their organization. So that's pretty telling that it was such a large percentage of the users that had that as an issue. So if you can build security into the mission of your organization, enable people to understand that they are part of the solution and empower them to do something about it, this will go a long way. Because when we're looking at environments, far too often it's been baling wire and duct tape that's holding everything together. I've worked in organizations where we had what's called a Shiva dialer. It's a dial-up system that we use the VPN in. The architect bought it on eBay and deployed it without looking at anything. It had the original config from the previous owner. Silly things like this happen far, far too often. So when you're looking at security in your organization, you want to make sure you have a plan. How are you going to do a better job if you don't know what it is you're trying to protect? You want to go through and do a quick little shopping list. Look at the users in your environment, evaluate the devices, make sure you have secure connections to your applications. You don't want to have open connections that, there's no reason I should be sitting in a coffee shop here in Rome and being able to attach to somebody's email in the United States because it just happens to be there. It should be able to be, proxied and protected and using multi-factor authentication, all the rest of it. These two are a constant drive Dave crazy thing. Sanitize your inputs and sanitize your outputs on all of your applications. This SQL injection has been on the OWASP top 10 since the beginning, and it's still there. In my previous role, every quarter we would look at how many attacks involved SQL injection. Hands down, it was the top vector that attackers were using to try and breach systems every single quarter. And patching your systems, while that seems trite to just say it, I know it's not as easy as just patch it, but you have to make sure you have some sort of coherent solution that you can go through and look at how you're going to vet patches as they come in, have compensating controls to buy you time until you can apply those patches, do your regression testing to make sure, I don't know, they work, because not all patches work. So zero trust is really a really simple way to look at it. The easiest way to get into it is looking at it from the perspective of multi-factor authentication. And no, I'm not pushing product. This is any product out there can do this. Establish trust in user identities. Who is it that's coming through the front door? What is your source of truth? Is it Active Directory? Is it Workday? What are you using for that? Look at the trustworthiness of the user devices. Have they been patched since 2008? There's a problem. Enforce policies at the user device combination. If I'm working for your company here in Rome, and I just happen to pop up from South Africa, and there's no reason I'd ever be in South Africa, you should be able to actually control that. Making sure you have secure connections to all your applications, and then once you have that, looking at all the data and going through it and seeing what is actually supposed to be happening. You have to have that visibility to have a better secure posture for your organization. And unfortunately, I put this slide in here too, so it's more of the same. I'll just skip through it. Heaven forbid I pay attention. Now, WebAuthn. How many people have heard of WebAuthn? Well, you got homework. WebAuthn is part of an open standard that was published by the W3C. This is an open standard. I talked about this years ago in front of an audience in Singapore, and they thought I was selling a product. This is an open standard. This is a foundational element for what's called passwordless authentication. This is a better way to handle authentication, so you are making it easier for the end users. Get away from passwords. Make sure that you can do it in such a way that is going to better secure your environment. Now, we do a couple of reports at Cisco that are completely not product related. And when you go through it and you look at some of this one here is called, oh God, what's it called? Security Outcome Study. When we looked at it, we looked at how often organizations are refreshing their environment. Obviously, this is only going to be applicable to organizations that can afford to do it this way. But they found that security and IT were hand in hand as they went through the process.
And we looked at the upgrade strategies and looked at different organizations. This was about 6,000 different organizations we talked to. The best part about this report, I should have pointed out at the beginning, is this was a double-blind study. So none of the people that we were talking to knew they were talking to us at Cisco. So we found that the ones that had their organizational refresh handled by a vendor, they had 65.7% of them had a better security posture than the others that were trying to manage it themselves. Having managed environments over the years too many times to care to mention, I understand this all too well because there are only so many hours in the day. And ease of integration is hands down the #1 criteria for organizations getting solutions. So we want to make sure we're not giving them tools written by engineers for engineers, and that is something that's easy to use. Now, this is a report that I have written for the last couple of years called the Trusted Access Report. We went through all the authentications for Duo and looked at the trending analysis here. And this past year, which came out in November, we went through 13.5 billion different authentications over the course of a year. We also went out and looked at it over time from April 2019, and we noticed that there was a huge dip from April 2020 rather, right through until recently where authentication sort of dropped off, and we realized that was because of the pandemic. I talked to many organizations that what they did was they just grabbed desktops or laptops and gave them to their staff, sent them home, and tried to do things as easy as possible so they could keep the lights on. The problem here is a lot of these organizations have to make sure they go back and ensure that they haven't left themselves in undue exposure. The other piece too is countries over the world. Come on, brain, work. Countries all over the world have different ways that they approach things from perspective of their devices count. So for example, here in Italy, on average, we have 3 devices per person in this country, which is a lot. My daughter has more, but that's that's one of those things. So there are 3 different places here where an attacker could conceivably go after an individual, and if they're not patched to kernel N-1, you're going to have problems. And browsers are another real huge problem. As we've seen too many times over the years, if your browser is open to an attack, like cross-site scripting, all the rest of it, I had a bunch of CVEs for that nonsense. When we look at education, hands down, they have more varieties of browsers, and that makes sense because in an educational institution, they are going to do whatever they're going to do because professors are going to be professors. But if you look in financial services, they will tend to have it squeaked down so that they have a better control over their environment. And this is one of those things where you look at it, it's like, how do we do a better job for education so that they are sure that they have some level of security that they're contending with? Oh yeah, and Java is still very much out there. Not as bad as this though. We went through the authentications for 13.5 billion records, and we found some folks that were still using Flash. Okay, for those of you who may not know, Flash is gone. Even Adobe has killed it. It's been gone for a while. If you find this in your environment, kill it with fire. So what we have to do is look at how do we democratize security in our organizations? Because people are very good at what they're very good at. If it's handling finance and HR, things like that, they don't want to have to know what to do from a security perspective. We need to make it as easy as possible for them. So we have to give them tools that are going to keep them secure, but also be very easy for them to use. Would you ever get your parents to use PGP? Exactly. I would never get my mother to use PGP because I like to get, invited to dinner once in a while. And that's nothing against PGP. I love the tool, but it is not user-friendly in any way, shape, or form. You want to build your systems to fail. And what I mean by that is when they do fail, how are they going to react? How are you going to be sure that systems are going to still run even though things have gone down? We used to hear, 5 nines and all that sort of thing, and that still left a large chunk of space where systems could be completely offline. In today's day and age, with all the various different kinds of cloud computing platforms, all the different security tools, Cisco, CrowdStrike, whatever it happens to be, you have the ability to make sure that your systems stay up. So 5 nines really is a bit of a fallacy. You want to make sure your systems are resilient. Can they take a punch? Do you have some sort of CDN that is working to protect you as well? You have to look at all these different ways because the attackers will come at you any way they can in order to steal from you. And we want to make sure that we're not making their job any easier. You want to look at building out a zero trust framework, and what I mean by that is simply this: reducing risk in your environment. It's not that hard.
I've seen too many times where people give a zero trust talk and say, oh, it's only this or it's only that, or if you buy this box with the blinky lights. No, just risk reduction. There are tools out there that can help you get it done, but risk reduction. So when you're looking at talking about zero trust, and when I talk about this, it's a way to help you have those compensating controls so that you can improve the security of your environment. Make sure you have a clear asset inventory. You know the users in your environment. One company I worked at a long time ago, which will remain nameless, I was there for 2 weeks. We did a complete assessment of all the super user accounts. There were 10 super user accounts there that belonged to people that were no longer with the organization. One person's account had been used in the last 2 years. That person had been dead for 5. These are not the kind of things you want to see in your logs. Thankfully, we found out it was just something very benign and we were able to disable that, but yikes. Device management, define repeatable processes. You don't need a vendor for that. That is a way to reduce risk in your organization that any organization can do now. If you have a defined repeatable process, practice it, test it, make sure that you know how it works, and keep iterating through. Network zone segmentation, and I don't know why I said helmets for guards. Apparently I was drinking at the time I did the slides. It is a good practice though, make sure you have a helmet. Because often we see the world like this. And as security practitioners, as we saw earlier, and forgive me, I'm not sure who had the showdown slide in their talk, but yeah, showdown is super entertaining if you're not familiar with it. If you're not familiar with showdown.io as a website, damn, it's amazing what you can find on there. And the law of unintended consequences. One company I was working at, we found that our entire fabrication facility was on showdown at that point in time. We got it fixed really quickly, but that's the law of unintended consequences, is that we try to do these things and sometimes we miss pieces. We don't look where we should be looking. And we have to constantly keep our head on the swivel because bad things are going to happen. This was because of a vulnerability that we had all known about for 10 years. 10 years. We can do better. We often worry about the security threats and we look at sharks everywhere, but we get stuck in a loop. I know I've done this way too many times in my career. The lessons learned are that we have to make sure that we are communicating what we find, communicating what we go through. A lot of the reason that I like giving talks about things like this is that I can share the lessons learned and the stupid things I've done, and hopefully it'll help somebody else along the way. Because we often worry about the sharks, but we never pay attention to the ocean. We got to do a better job of having a much more coherent view of what our security issues are that we're facing. We have to look at the power of trust. If we're looking at interconnected systems, if one thing goes wrong and everything drops, for example, Omar reminded me quite inadvertently during his talk about one system that, don't do this, but I scanned an HMI system with a SIM scan with Nmap. It dropped it, the lock D locked up, and it was a cascade failure and almost took the entire power system down for the province. Yeah, that was not fun. So you want to make sure that you have resilience built in so that things like that don't happen, and don't let Dave scan your stuff. And the best part about this is things like this event here. Having this community, having things like this, and I really hope this is going to keep coming back year after year, because this is where you get to share stories. This is where you get to interact with each other. This sense of community is something that we have to do a much better job of building out. We're doing a great job in security, but we can do better. We can always do better. So make sure that this keeps going. We can grow. Now, we want to make sure that we're building that safe and secure future, but we want to make sure that we're doing it in the right way. Make sure that you are thinking things through, having a coherent strategy as you approach things, and don't just go flying around with your hair on fire. I've done it too many times. I'm surprised I still have hair. Thank you very much for listening. Thank you so much to BSides Roma. I really do appreciate the opportunity to be here, and grazie mille. Beh,
eccoci qui dopo questo speech, devo dire, intrigante, nel senso che è stato molto accattivante nei modi, no? Il nostro amico canadese ci ha dimostrato. No, fantastico, cioè già dalla presentazione il VMI è stato veramente il più bello che ho visto oggi, è stato davvero bello. Sì. Durante le slide, la slide con Devo bene. Sì, è assolutamente un point, mettiamolo così, è veramente rappresentato, è stato proprio il wrap up di tutto oggi, Claudio. No, davvero molto interessante. E in realtà per questo speak ci avviciniamo alla fine, perché se non sbaglio è l'ultimo speak, non vorrei sbagliarmi, perché è saltato uno speak e perché abbiamo fondamentalmente lo speak finale più una piccola sorpresa per i nostri spettatori, no? Abbiamo una round table con il pubblico e quindi questo ci permetterà anche di interagire un pochino, di vedere un attimino come il nostro pubblico reagisce alla conferenza. Rapidamente vediamo un attimino dalla regia se è possibile la classifica della CTF, dopodiché passiamo all'ultima presentazione che riguarda le variabili di ambiente, no? L'environment. Esatto. Via dell'accesso, perfetto. Allora la vediamo dopo la classifica della CTF e passiamo direttamente al nostro ultimo relatore, tale Wizze. Vediamo che cosa succede, dai, vediamo un attimino di cosa ci parla. Segna altrettanto da un CrowdStrike a Londra. Ha fatto anche degli speech a Defcon. Interessante. Quickly going to be introducing DLL hijacking, just like a recap. What is it again, and why do we care? Then I'm going to do a quick reminder of what environment variables are and how they work in Windows. And then I'm going to bring the two together, so you'll see where this is going. But let's start with DLL hijacking, because some people have different definitions of what this is and how they use it. So I thought it would be good to just start with my definition. When I talk about DLL hijacking, I'm referring to the tricking of any application that is somehow legitimate, trusted, often signed, and tricking that into executing malicious code through an DLL. So the loading of an arbitrary DLL. So as you can see here on this very simple diagram, you have a trusted program. As you know, in Windows, quite often you, there you go. Sorry, yeah, these people have been looking up to my nostrils now, but yeah, that's fine. Sorry, guys. You have a trusted program. As you know, in Windows, lots of programs load DLLs, right? These are dependencies that are used by the program to add extra functionality that is somehow shared. So you have a bunch of legitimate ones. DLL hijacking is abusing that by somehow getting your own DLL in there, somehow. And as we will see, there are various ways of doing that. Attackers love this because previously you would just, as an attacker, write your own malware, just an executable .exe. You would execute it and then do your bad things. The advantage of DLL hijacking is that you leverage the trusted status of this trusted program, right? This could be a signed program, 0 detections on VirusTotal, but somehow you let it do your evil stuff on behalf of the trusted program. So as you can imagine, attackers like DLL hijacking. Now, there are many ways of doing it. I think what I see, at least, especially at CrowdStrike, the most common one is DLL sideloading. It's very simple, really. You take a vulnerable program, not all programs are, but if many are vulnerable, you move it to a user-writable location, either copy it or you download it from a remote location. You put a malicious DLL next to it, and simply by executing it, the vulnerable application will load the DLL from the same folder. So you need a file write to that folder with the executable next to your malicious DLL. DLL sideloading, I think by far the most common type of DLL hijacking I see attackers use. Another one most of you will at least have heard about is DLL search order hijacking. So it's similar, it's slightly different because in most cases you don't move the vulnerable executable. The vulnerable executable already is on your system somewhere, System32, program files, something like that. And as you may know, if you don't specify the full path of a DLL in Windows, Windows will try and resolve where that DLL might be.
There's a number of location it searches, including the path of the executable itself, but in some cases also things like the Windows folder, System32 folder, or even the path environment variable. Whilst most people know about this, this is actually quite rare. There are not that many legitimate applications that still have this behavior. So whilst it's a very common one in terms of, it has its own MITRE technique ID, I see it very rarely properly used like this in the wild. Another one that you should not discount is DLL substitution. Very simple, right? You just replace a legitimate DLL with a malicious one. You can even make this more clever by applying DLL proxying, where you keep the existing code from the actual DLL, we just replace it with something else that adds extra instructions. We were talking about Stuxnet before, exactly, I was going to use as an example. Stuxnet did exactly this. So part of the attack chain, as Omar described, they replaced a DLL that was by the software installed in System32, if I remember correctly. And they literally just replaced it with something else, proxying it to the legitimate one, but adding the extra instructions that mess with the nuclear reactor. So very simple, but still DLL hijacking, right? Still leveraging the DLL mechanism. Some other types, less common, but still worth noticing or mentioning. Phantom DLL hijacking, as the name suggests, this concerns DLL that normally don't exist, ghost DLLs. Sometimes programmers do very poor jobs at cleaning their code, and that means that sometimes spelling mistakes are made or dependencies are removed, but it means that a program might still try and load a DLL that it no longer needs. So by simply creating that DLL in either the location it's looking for, or sometimes just anywhere on the DLL search order, will allow you to load your malicious code once again. So again, that's a fun one. Less common, but we still see it sometimes. Quickly want to mention Windows side-by-side hijacking, or WinSXS hijacking. It's a very niche and specific type. It's mentioned on the MITRE attack page. I've only ever seen one proper documented case that basically uses this Windows side-by-side mechanism, which is a compatibility system. In some cases, you can override a DLL and again, trick a program into loading your bad DLL. And then finally, another brief mention, input-based DLL hijacking. Some people call it DLL redirection. You know how some tools specify paths in the Windows registry, for example, or even on the command line, and they will just load a specific DLL from there or any DLL you specify. So there's lots of programs by just manipulating a registry key or changing the command line. It allows you to trick it again into loading a DLL that you put on the system. Now, the problem from an attacker point of view is that lots of these techniques have been very well researched and very well documented. There are plenty of blogs explaining how this works as an attacker, how you can write your own DLLs, as a defender, how you can find them. So it means for attackers, it's more and more detected. It's still hard to detect, as we'll see later, but it means as an attacker, it's getting harder to do so. So the question is, can we come up with new ways of DLL hijacking that leverages the same advantages, right? You leverage a trusted program, but you still allow it to use bad code, but maybe in a way that is harder to detect. Now, that's where environment variables come in. So before I bring the two together, just to recap what they are and why we have them even. So environment variables, I think regardless of whether you use Windows, Mac, Linux, you will at some point have come across these because it's a very common concept. It is a variable, dynamic variable, because you can change it at runtime, that you can use in a running program. It's almost like a global variable on operating system level. If you've ever worked in a command shell, command prompt, you will recognize these things, right? On Windows, you have %, name, %. On Unix-based systems like Mac and Linux, you got just $, name. So in a shell, you can set any environment variable, you can read them, use them in scripts. So no doubt at some point you will have seen these or used these. What you would almost forget is that normal programs can also use these and leverage these. So in C, you got the program call get end,
you just specify the name and it will try and get the environment variable. And you can use it to change the flow of your program. So it's a bit like a command line argument, but then globally, right? You set it once and you use it more often. As we will see on the next slide, where I have a little timeline of how we ended up with environment variables, it's an old concept. And that means that environment variables are almost always strings, and ASCII strings even. So even if you put an integer there or a Boolean, or you try to put some program code in there, eventually the system needs to store it as a string, as an ASCII string. So there are limitations on what you can put in there, and also how the programs can use it. Like an integer, your program would have to cast it in order to make it a proper integer. Don't worry, I'm not going to make this a history lesson, but I quickly wanted to take you through how we got them and why we in 2023 still have them. So all the way back in 1978, the first time we had environment variables was in an early version of Unix, version 7 Unix, where they introduced it as a way to avoid having to ask users repetitive questions like, what is your username? What is your home path? So first version of Unix to have it was in 78. And they came with some default variables like $user and $home, which just meant you set it once, and whatever program you use, it could use those variables, and easy, right? You don't have to ask the user what your home path is. No need to run processes or whatever. It's just there. This proved very popular, and in 4 years later, PC-DOS 2.0, which would later form the foundation for the Windows we have in 2023, they also introduced the same system. And it is in fact the same command line structure as we have now. So this is a little excerpt from the release notes of 1982. I'm not going to read it out, and it may be a bit too small for the people in the back. But it's basically saying it's a special replaceable parameter. You can use the set command, you give it the variable name, equal sign, and a value. And then in scripts, you can use it with percentage sign, variable name, percentage sign. So that's still very recognizable, right? Because that's literally still how it works. 10 years later, we had an early version of what you could really call Windows. It, again, is very different from what we see now. But for example, it was the first time we got the Windows registry. And if you've ever worked with Windows, you know about the Windows registry. It is the central location where all these system settings and program settings are stored. So when you think about the use case for environment variables in the registry, they're kind of similar, right? The registry also has like system-wide settings. You have them on system level, on user level. So when you think about it, in Windows, where you have the registry, environment variables already become a bit like old-fashioned, because in Windows, the idea is you store important things in the registry, not as an environment variable. But somehow we still have them. And as you will see further down the line, environment variables have caused other security issues, different from the ones I will be talking about today. The earliest message I could find about proper abuse of environment variables was in '97. On this message board, someone complained about how the path environment variable worked in Windows NT. And this person wrote, why would any other application developer bother to secure their software if this is what they see coming out of Redmond? Well, good question. We will see later how the people in Redmond did on that. And then 1999, turn of the century, first ever CVEs were issued. And in the first batch, there were actually CVEs that concerned environment variables, like this privilege escalation vulnerability using path once again. So let's now focus in on Windows. Environment variables, as I said, work on different systems. In Windows, they have their own way. Every environment variables, doesn't matter how many you specify, but they're all in the end stored in one massive string. And every program or the registry divides them up using semicolons. That means there is a theoretical upper limit of 32,767 characters. Meaning you can't put whatever you want in there, because at some point it will just say, I can't store it. This is the limit. So if you want to put like a whole program or a payload in there, there are some upper limits. Righto. The irony now is that environment variables in Windows are stored in the registry. When your computer boots, it needs to somewhere get these environment variables from, right? So there's 4 levels where you have environment variables on. The first one is all users. So when your computer boots, this is the first location where it finds
what environment variables you have set, and it lives in the HKey local machine hive. So that's for all users. That's even before you boot. So anything you define there are initiated when you start, and when you log in, these are the default variables for any user. But if you log in, a user can add their own environment variables or even overwrite other ones. For example, in Windows, you've got the username variable. So as you can imagine, that is defined on current user level. Just means if you log in, it sets username to Wietse in my case, meaning that any program you spawn from then on will know what my username is. There's also something called current session. I'm just going to very briefly mention it. We're really not going to talk about it today, but it's a special type where you set an environment variable and it just lives for the duration of your session. And as soon as you log off, it just forgets about what you set it to. It's like a temporary environment variable. And now the interesting one is process. You would almost forget, but every process has their own set of environment variables. So even though they live in the registry, in Windows, if you start a process, you have to tell that process what the environment variables are. Fortunately, in Windows, in Windows, a design decision was made that if you create a child process, it would normally, unless you specify otherwise, inherit every environment variable that your parent process has. So take a step back, right? You start your computer, explorer.exe get booted. They get it from all users, and then current user, and maybe from current session. And then any process you start from Explorer will just inherit whatever Explorer.exe has set. So if you change it from there, any new child processes will inherit those environment variables. So it's basically one big chain. And as it turns out, you can actually manipulate that, as we'll see later on. So one of the earlier talks mentioned the process environment block, right? So that is in Windows, the mechanism where you store all the metadata around processes that are running. As it turns out, you got this process parameters block inside there. This is where it stores all the metadata once again. So things like the command line are in there, your current directory path, standard in, standard out, that sort of thing are stored in there. But as you will see, there's also an environment path or a block. This is an example. So every process has this block there with their own environment variables. So every time this block is repeated. And as it turns out, these environment variables can change process to process. This is quite important because you would almost forget, but this is quite key in what we will see later. And we can already see a couple of environment variables you may recognize, like app data is a common one, home drive, your main drive, which is usually C. Program data. We have a couple of interesting ones that some processes may rely on. As I was saying, normally, if you spawn a new process, Windows will just inherit whatever the parent process had set as environment variables. So you just pass on the information. If you look at the Windows API, this is the C version, how you may call a new process with create process. There is, in fact, an optional argument called environment. And if you specify any new environment variables there, the new process will just have their own set of environment variables. So you don't have to change the registry. You just say, start this new process. These are the environment variables you know about, and go. With the hacker mindset in mind, right? Does that give us some scope for tampering? Can we abuse this somehow? Thinking back about DLL hijacking. If you think about it, again, from a hacker's mindset, we have a number of environment variables that may be of interest. And I've picked these ones. These ones are interesting because maybe apart from the first one, technically speaking, but say system root, windir, they point to C/Windows. That's a folder as a normal user without admin rights that we don't control. Or even if you do it, you don't want to mess around too much because it would probably generate noise that might be picked up. So system root and windir, interesting ones. Same applies to program data, program files. These are of interest. Programs might rely on these to load DLLs. So what I tried to do in my research, see if I could find an example where we may abuse this. So I would pick an application that was going to test. I would update any of these environment variables that I've shown. I would simply start the application and monitor if that application tried to load a DLL from my updated location.
So sysinternals is a bunch of great tools for that. Procmon, Process Explorer you could even use. And then hopefully Profit if it is successful. So we got some a visualization there. What I envision, right? There might be a trusted program that loads some DLL, some lib.dll in this case, and it uses a variable in order to resolve the full path. My trick now is to update that variable to c/evil, and hopefully it would now try and load it from my evil path. I found such an example. So we got the process hostname.exe. You may have come across this because it also exists on Linux. It's a very boring process, really. You run it and it tells you the name of your computer. But in doing so, it loads a bunch of DLLs, one of which includes nsw/soc.dll. And as you can see here, it tries to load it from system root, which means normally it will load it from C, Windows, System32, MSW/soc. But if I now change it to temp/evil, hopefully I can put a malicious DLL there. And if I simply run hostname, original location, right? It's still in System32. I didn't move it. I didn't touch it. It's still signed. It's still trusted. Hopefully I can now get it to run my malicious stuff. That doesn't have to be difficult. You need to start the process, but you need to tell it to change the environment variable. So that's what I've done here in PowerShell. Very quickly, we create a new start process info block. We specify the target process. Again, I used the full path to highlight. I didn't move it. It's the original hostname. I then remove system root. I then add the system root variable again with my path, and then the rest is just basically telling it to execute it. Right, demo time. I'm gonna press play, and then stuff will happen. Cool, so I got process monitor there, obviously to show you what's gonna happen. I paste in the code I've just shown you, and then hopefully if we press enter, it will execute hostname, and hopefully we'll get some visual feedback that my code was loaded, and then in process monitor you should be able to see it as well. So let's go ahead. Here's a little message box in my very broken Google Translate Italian, and calc, because this is the universal language that you broke something. So there we go, we pop calc. If you look very closely at Process Explorer as well, you now see hostname.exe, right? The original location, but you can see it loaded something from C temp evil. So I got this legitimate process to load my malicious code, and in this case, we got a message box and calc. So just a reminder, why is this different? Why should we care? So I leveraged the reputation of a trusted process, a process that is in fact out of the box installed on your computer. And I didn't need that many special things, right? No crazy command lines involved. So there's no like EDR way of detecting this by the command line. There were no special process operations, right? No suspended processes or other crazy handles I needed to open. Just a reminder, there is no registry footprint, right? As you've seen in the PowerShell script, all the magic happens when I start the process. I didn't update the registry, because otherwise it would be really noisy. But I just done it from the starting of the process. EDR, in my experience, rarely monitor this at all. So when you change it, that should be rare on its own, right? But EDR right now don't really look for that sort of thing. And the good thing is that with out-of-the-box scripting languages like PowerShell, but also VBScript and JScript, every Windows version can run, you can actually get processes to run with different environment variables. So this is an example of what that might look like in VBScript. It's even less lines of code. It's only 4, as you see there. I've picked a different process, ᴘᴏᴜ. I simply ran it with C script. And then again, in process monitor, you now see that it loaded it from a slightly different location, but C/temp. Got it to load by DLL. So again, you could even run it from a macro, right? A proper enabled macro Excel spreadsheet might be able to run a normal looking process and still get it to do something dodgy. So very briefly, I already touched on like the differences, but DLL side loading is the most popular one, but it's still a massive downside of that is that you, in practice, need to bring your own executable. Often attackers download this, which again gives a lot of noise. You need processes to do that. Or even if you copy it from your existing system, there is an extra file operation of an executable being written. In this case, I didn't move the executable. It was already there. And as we'll see later, there are many candidates to choose from. Search order hijacking, already touched on. Limited options. It's not as prevalent as people think it is. And sometimes you even have to bring your own if there's
fewer options, which kind of reduces it to side loading again. So in my optics, not the best option. DLL substitution, it worked for Stuxnet, right? And again, I think lots of EDR monitor for suspicious DLL changes. And in practice, you often also need elevated writes. Whereas in this case, you don't necessarily need elevated writes. I didn't run it as admin. Still got it to execute my code. Input-based DLL jacking, same, right? You have either command line footprint, registry footprint. So the advantage here is that it's minimal footprint, no elevated writes needed, and many candidates. The only downside where you could still detect it properly is the planting of the DLL. You need a DLL to run, right? You need to put it somewhere on your system. But when you think about it, for any type of DLL hijacking, you really need the DLL to be on system somehow, right? You need to download it, you need to drop it. So within the scope of DLL hijacking, that's your only proper footprint. You're not doing too bad, I would say. So compared to all the other ones, it still has many advantages. Cool. So now I want to take you through my process, because so far I've only shown you one. Like, how can we find more executables? How do we expand the groups of ones to look for? Because you could write a detection rule for hostname, because that's now an obvious one. If hostname does something funny, that's bad. But how can we find more? Right. So this is what I did in trying to find more executables. 3 phases. First, the prep. I decided to look at every DLL that is located in System 32 out of the box, vanilla Windows installation. So those were in scope. There were like hundreds of them, like many. What I would then do is create implants for each and every one of them. And the implant would be very simple. The only thing it would do is, upon successful loading into a process, it would write a fingerprint file. The fingerprint file is just an empty text file, but the file name would indicate the process that it loaded itself into and the name of the DLL. So basically, as we'll see later, that allows me to confirm that a DLL hijack was successful. So that's the prep. Then the actual execution. Once I've written all these implant DLLs, again, there's hundreds of them, I would, for example, take every executable living in System 32. I would then simply run them, but again, with an updated environment variable. And then hopefully, if I point the environment variable to the folder with all these implants, at the end, I will end up with a bunch of fingerprint files. Those fingerprint files would prove that my DLLs were loaded, and I would have an overview of all the combinations of executables and DLLs where this new environment variable-based DLL hijacking would work. Now, I don't know if any of you have ever tried doing DLL hijacking, maybe it's part of a red teaming. It comes with some challenges, the main one being stability. Everyone can compile a DLL, but how do you make sure it doesn't become obvious that you're trying to do DLL hijacking? Because quite often, we don't know the role of a DLL or how it flows as part of an execution. So that hostname example, right? We had MSW SOC. It's something to do with networking. What it exactly does in hostname, I don't know. I don't have time to reverse engineer that. I don't care about that. I just wanted to run, and I wanted to run my code in a way that it doesn't crash or doesn't stand out in any way. So a very simple approach, which is to generate a very generic DLL. Nothing fancy, just a simple DLL. The only thing it does is write the fingerprint file. As you will find out, if you then try and load this into a target process like hostname, it often gets rejected because it is missing export functions, like public-facing functions a DLL can call. Or in some cases, it might just crash because there's functionality missing. It expects an answer that's not getting. So again, the process might crash, your DLL hijack might fail, or you might get caught, which is again something you want to avoid. Even if you try and generate a DLL and just explicitly define the exports that the original DLL had, again, still, you might be missing ordinals, which is another way of calling an export. And still, you might be missing functionality. We don't know what the DLL's role is in these target processes. So a great way to work around that, I already mentioned it before, is DLL proxying or function redirection. This is roughly how it works. In Windows, in the API, you have DLLs, right? And DLLs have exports, which are these public-facing functions a process can call. So this legitimate app might normally load some lib, and it might try and call export A. The great thing about Windows is that it allows you
to say, well, I have an export called export A, but I don't have the code myself. Another process, or another file rather, has the code. So what you can do is generate a fake DLL, some lib, you should see there, my fake path. I can define export A, so I say this DLL has this export. However, if you want to use it, look over there. That's where the actual code lives. So when I apply this attack, my legitimate app loads my version of the DLL, and as soon as it tries to call one of its functions, it would actually leverage the legitimate location, which is quite brilliant. So I don't have to re-implement or reverse engineer anything. I will just basically tell it to go and find the legitimate code somewhere else. So that solves most of our problems with DLL proxying. The final one, which I encountered, is that sometimes the program might still reject it, even though all the exports are there, the ordinals are there, the functionality is there, because DLLs can also contain metadata, like pictures, icons, cursors even. So a very simple way to make sure that that is also included is resource cloning. So in my scripts, as I will show later, it basically copies any resources on the original DLL, it copies it to the implant, and it maximizes the chances of the DLL being accepted by the target process. This is a part of the script. It's just a bash script. It's really boring, but it's on my GitHub, as I will show later, where you can find it if you want to play with it for yourself. This is a very simple stub of basically what's going on here in the DLL main. It literally just says, if I have a thread or process attached, call function generate fingerprint and generate fingerprint. All it would do is write this file to a public location with the name of the DLL and the name of the executable. Then the final step, this is a PowerShell script. I would go to my target machine. I would literally iterate over every executable in System32, and then I would start a new process, but again, overwrite, in this case, system root. So I say remove system root, re-add system root, point it to temp folder, and then just execute it. And then hopefully, if I do that, I end up with a folder full of these fingerprint files that prove that my DLLs were loaded. So this is what happened when I tried it. You can see a number of DLLs here. You see, for example, certrack_csc object.dll. So that means certrack successfully loaded my version of csc object.dll. As you can see at the scroll bar over there, there were quite a few results. So that was good. There's more than one example. There's more than just my anecdotal hostname.exe. So as I told you, I only focused on System32, but obviously you could point this at program data, you could point this at proper C/Windows. So if you want to do this yourself, code is now on GitHub. It explains you how it works. It's a bash script, but it's cross-platform. So if you install MingW, you can actually run it on Windows or macOS as well. And it implements all these function redirection, resource cloning stuff, so you don't have to do the hard work. Cool. So what did I find? My test machine was Windows 11, 21H2. In that folder, it showed 82 unique executables and 91 unique DLLs. And because there's many-to-many relationship, it actually turned out to be nearly 300 combinations. So 300 options in Windows, out of the box, nothing installed, where you can use this trick. That is not all, because that is just System32. And I did some spot checking on Office 2021. Every process, Word, PowerPoint, Excel, have the same issue. They load some DLL, usually from system root, and you can just change the path and let it execute your own version of it. I tried Edge, Chrome, Firefox, all these big browsers. Again, all of them, at least one, usually multiple options, where you can use this technique. And the same for any like these corporate productivity tools like Slack and Teams, basically just Electron, right? They all have the same issue. At some point, they will load a DLL that relies on an environment variable that you can overwrite. And because they don't check the DLL, we can profit. So my point is here, even though I found 300 combinations, it's not really about the individual results. I will be talking about individual results, but it's really from a defender point of view. We just need to learn to live with it because there's just too many options. So we need a more robust approach in detecting this, because if we just try and detect all these 300 combinations, it's going to be more and more and more. Right. I hope we're doing all right for time. A few more things. We've seen execution, right? DLL hijacking, that's just the main case.
can we make it a bit more interesting? Can we do more? What about persistence, for example? The problem is, because you need to start a process with a special environment variable, you somehow need to change that environment variable, right? And we don't want to change the registry because that would ruin the whole advantage. So what you could do is write a script, PowerShell, VB script, and then run it as a scheduled task. But that's not really persistence, is it? That's beyond the whole point. But what about services? If you know services in Windows, it's like daemons in Linux. It's basically a command that is run in a persistent way on your computer, basically, right? Runs in the background. As it turns out, there is a very under-documented option called environment. You can only just see it at the bottom. As the name suggests, you can just provide it with any environment variables, and then when the command is run, it will use these environment variables. So this is the printer spooler service, which when it is run, runs spool sv.exe. By just setting this bottom thing, it will just run spool service with this command line argument. So what do you think happens if I run this? Well, this is what happened. I pointed it again to my temp folder. You can see here it loaded successfully my MSW SOC. Once again, it's a very popular candidate. If you also look closely, you see that it ran it as admin because this Windows service, or a system, sorry, because this process runs a system. So you could argue this is privilege escalation. I don't really think so. The reason is that to make this change, you need to be admin anyway. It lives in the local machine. You need elevated permissions. But you could say you have a very nice and stealthy and persistent way to get from regular admin to system, because we know as system you can do slightly more things than as a normal elevated user. So that's cool. What about UAC control bypass, or like proper privilege escalation? In Windows, there are two main ways to start a new process with the API. You've got create process, the one we saw at the start. We've got shell execute. If you try and run create process against a process that requires more rights, higher permissions than you have, it will simply tell you, I can't do that. So the one on the back here, I try to run it, it just tells me requested operation requires elevation. It won't happen. If I use the bottom one, shell execute, that would normally spawn this UAC prompt, right? If you have the right permissions, it tells you, hey, I need elevated rights. Either you can confirm it, or you need to provide credentials for someone who does. As you will see, though, if you try this trick with that API option, it basically tells you the process object must, it basically tells you it can't do it. Basically, the people in Redmond have decided that if you run a process with a higher integrity level, it will not inherit the environment variables from its parents. You can't manually overwrite it in this way either. That seems to be a very deliberate design decision, probably on the back of all this path environment variable drama in the past. So when user account control is introduced, this is a very deliberate choice to make sure people couldn't tamper with variables. So in this case, it actually seems like a very sane decision, and it means it's very hard to use this technique for proper privilege escalation or UAC bypass. I will say though, we know some processes override this behavior. They just copy manually, like without the API, just manually copy environment variables from their parent process. So there is some scope there where you can actually still use this. Coming to the end, trying to wrap it up. What did we learn? We saw DLL hijacking at the start. We see a new way of doing DLL hijacking that is interesting and new. I think the overall point here is, especially with side loading as well, and with this new technique, we saw hundreds of candidates. Even if we patch it all today, the problem won't be gone, because attackers will bring back in the old executables, and you could still leverage these trusted programs to execute your bad code. So as defenders, we just have to learn to live with it. We need to find ways to detect this properly and to fight against it. To that end, it's a small help, but what it hopefully achieves is a better awareness for it and some means to at least detect the ones that are very obvious. I launched hijacklibs.net. It's an open source website. It's hosted on GitHub. It is supported by a community. Everyone can contribute, and it is a curated list of DLL hijack candidates. So all the environment variable DLL hijack candidates I found are on there, but also any publicly
talked about DLL sideloading attempts. Any reports from any vendor, phantom DLL hijacking, search order hijacking are available on this website. So what it basically means is you can enter a DLL or an executable, and if it's in the database, it will tell you what the DLL is, what kinds of DLL hijacking it's vulnerable to. It tells you where the DLL is normally located and where what executables are vulnerable to loading it and how. And also at the end, there is some detection logic. So if you're a defender, it provides you with some basic logic that helps you identify possibly suspicious use. So let me quickly show you what that looks like. The website, as you can see here, some last entries. You can also see a breakdown by vendor. Surprise, surprise, Microsoft has a lot of them. I'm now going to enter apphelp.dll. It tells me DLL sideloading is possible, as well as proper search order hijacking. There are here some resources from reports or blogs where this is talked about. It tells me that apphelp is normally in system 32. It tells me here 3 executables to try and load it for sideloading in one case and search order hijacking, and some basic logic here that you can use in Sigma against your EDR of choice that allows you to detect abuse of this particular DLL. There's also a full list where all the DLLs are basically in one rule, if you prefer that, and it allows you to do some simple detecting on known DLL hijacks. So this is a more recent one, libvlc, that Sophos wrote about. There's even a file hash in this case of this third-party tool where we know this version was used in an attack and what it did. So I was going to click, of course, and this is the full list. So these are all the unique DLLs, and all these orange bars are like the executables vulnerable. So if you want to see the full list, this is an easy way, and you can just Control F and find whatever. But as I said, it's open source. Does it help? Because a list of DLLs, does it actually help? So I got one person on the blue team side and one person on the red team side who've tweeted about this. Person on the blue team side said, well, this was actually very nice because it's low-hanging fruit. I just load the DLLs from there's like an API on the website. Once a night, I baseline them in my environment, and it's very simple to see DLLs in location where they don't belong. So it's a nice and simple way. It doesn't detect all of them because you only see the known ones, but it does help them a little bit. If you look at this person, I believe they work for Mandiant, or at least that's what it said in their Twitter profile. They said, well, DLL hijacking is great. What I just do is avoid any entries on hijacklibs.net. Anything that's not on there is actually quite successful. So for defenders, that's now quite interesting, right? So the more entries you see that are not on there, please open a pull request, because we're making it the attackers a lot harder by doing so. So there'll be my call for action. I think it's my final slide anyway. Please, if you have any DLL candidates, hijack candidates yourself, or if you read one in a report that's not on here, by all means, open a pull request. We have a couple of contributors there that have already contributed. And I would love to see even more on there, because even these small things can really help. That was it. I hope you enjoyed that. Thank you. Hope you enjoyed that. If you have any questions. Ragazzi, siamo potenzialmente alla fine, siamo sulla scia finale dell'ultimo speech, perché purtroppo siamo stati informati da Agostino che uno speech è saltato, però abbiamo delle sorprese, quindi al di là dell'applauso al nostro ultimo relatore, che devo dire anche in questo caso estremamente interessante lo speech che è stato portato avanti, perché ha fatto una chiusa molto interessante sia per i red che i blue teamer, quindi sì, no, ma poi l'argomento che è stato trattato, voglio dire, è molto particolare, nel senso, abbiamo visto l'hijacking delle DLL però attraverso le variabili d'ambiente, non solo, voglio dire, sto come dire un po' semplificando in un certo senso, Claudio, abbi pazienza, però tutto quello che è stato trattato va al di là del semplice phantom DLL, cioè come ci ha illustrato il nostro relatore, come dire, io semplicemente vado a inserire una DLL malevola in un percorso che è a monte del percorso di ricerca delle DLL, a quel punto vado a sovrascrivere la DLL legittima con la mia DLL malevola. In questo caso abbiamo visto una vera e propria
manipolazione del percorso su cui cercare la DLL. Cioè è estremamente interessante e devo dire che tutta la conferenza, spero concorderai con me, ma io sono abbastanza sicuro di quello che sto per dire, tutta la conferenza è stata estremamente di livello. Assolutamente quindi, sì, e merita di essere sicuramente rivista per, come dire, prendere a freddo molti più spunti, cioè già così a mente ci sono tanti spunti da prendere per sì, poi tra l'altro da applicare da domattina in poi. Quello è proprio sicuro. Ho avuto il piacere tra l'altro di vedere alcuni istruttori SANS, che tra l'altro adesso rivediamo al tavolo dei relatori, alcuni istruttori SANS, persone che non fanno altro che fare questo di mestiere, esattamente come proviamo a fare noi. Concedemi Claudio, non voglio sminuire il tuo lavoro che sei sicuramente più ferrato di me, però tentiamo di fare questo lavoro, loro lo fanno magari da molto più di noi. È estremamente interessante, soprattutto quello che si sta creando adesso, perché è giusto dirlo, ci sono state degli inconvenienti tecnici per cui l'ultimo speech in realtà è saltato, ma si è creata l'occasione, permettimi di dirlo, no? C'è una round table con tutti gli speaker. Fantastico. E la prima domanda mi sono perso, aspettami un secondo perché non ho sentito lo stile. Credo che abbia chiesto in che modo quello che è stato detto oggi possa in qualche modo cambiare il nostro lavoro di tutti i giorni. Il discorso è su ChatGPT. Per chi non lo conosce, ChatGPT è un'intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI, diciamo correttamente. Io l'ho provata. Io pure. Io l'ho provata. Ed è fantastico. È estremamente interessante, ma va presa con le pinze, permettimi. Va presa davvero con le pinze, è qualcosa di estremamente interessante che può in qualche modo affiancare il nostro lavoro. Sì, può darci ma non lo so, non lo prenderei come rocolato. No, rocolato no, può dare sicuramente una mano perché ti va ad agevolare la velocità magari di un quesito che hai, però anche lì bisogna sempre prendere con le pinze la risposta che ti dà e calarla. Ti dico la verità e l'ho provata in diversi contesti, anche come supporto durante la più recente Holiday Hack Challenge. Io ho partecipato all'ultima Holiday Hack Challenge di SANS, tra l'altro completandola in una settimanella. Devo dire che è stata una bella esperienza e continuo a consigliarla a tutti per chi volesse tutte le Holiday Hack Challenge dal 2020, perché se non sbaglio tengono online le ultime 3 anni. Le sfide degli ultimi 3 anni valgono la pena, al di là di tutto sono sfide tecniche estremamente interessanti e ti dico per alcune cose per facilitarmi, ma non tanto per chiedergli proprio la risposta alle challenge, ma semplicemente faccio un esempio banale: scrivere la regola di suricata per rilevare X traffico. È interessante vedere la soluzione che propone. Che poi venga adottata o meno, questo è un altro discorso, nel senso è uno spunto. È uno spunto. Quello che mi sento di dire oggi è che quello che raccogliamo da BSides 2023, no? Perché ci abbiamo alla fine, ci abbiamo come dire, gli ultimi strascichi. Abbiamo avuto tantissimi speech di rilievo, tutti di enorme spessore, permettimi di dirlo, perché io personalmente li ho trovati tutti estremamente interessanti, estremamente stimolanti anche. Io non so tu cosa ne pensi, però ne abbiamo parlato insomma durante la live, abbiamo raccolto un po' di spunti, no? Sì, guarda, io ti posso dire per quello che riguarda il famoso lato blu della forza, devo dire che benché il taglio di oggi vede come speech prettamente ethical hacker o lato open test o ricercatori comunque del lato offensive, sono tutte cose interessantissime. Per ogni cosa che è stata detta già durante gli speech mi immaginavo
io come Esatto. faccio a Io detectarle? ti dico la verità, Claudio, ti dico la verità, abbiamo avuto modo, lo sai, anche tu eri qui con me quando abbiamo intervistato Agostino, insomma, quello che ci ha detto, secondo me Agostino ha detto una cosa estremamente importante, cioè quello che vuole essere BSides è l'evento di nicchia per stimolare il pensiero. E io sono estremamente d'accordo, nel senso non ho bisogno di avere come dire, l'audience di 5k di persone, 5.000 persone, ho bisogno di avere l'audience giusto al momento giusto, cioè cogliere il punto, secondo me, è il takeaway più grande, ok? Cioè di tutte le degli speech che abbiamo visto, riuscire sempre come ha detto Agostino a raccogliere quel 5%, no? Esatto. Dice, io comunque ne esco arricchito, comunque ne esco con qualcosa di nuovo. E devo essere sincero, è qualcosa di nuovo che trovo estremamente interessante. Non so tu, io il 5% l'ho già superato al primo speech, Guarda, all'ultimo non ne parliamo proprio, no, io sono arrivato. La percentuale è molto alta. Ti ripeto, però sono cose che magari uno immagina, come dire, in qualche modo ci passa le notti quasi a ragionarci sopra, no? Però trovi sempre quella persona che riesce a darti la stoccata giusta al momento giusto. Esatto. Ed è questo che secondo me è riuscito a creare l'evento di BSides di oggi. E come ho detto Agostino in off live, diciamo, nei nostri momenti di pausa, non conta tanto il numero di spettatori che hai sia nella nostra live, che sono contentissimo. Io onestamente è una cosa che reputo interessantissima ed è stato veramente bello essere da questa parte dello schermo, o comunque di persona. Cioè, a me non interessa avere 2000 persone come può succedere a mi viene in mente Cybertech, no? Una grande realtà, una grande occasione di confronto, ma magari troppo manageriale. Qui siamo entrati estremamente nel tecnico, perché questo è stato una serie assolutamente tecnica, cioè è stata veramente prettamente tecnica, che ha stimolato la mia curiosità e penso anche la tua, perché insomma durante le nostre chiacchiere, esatto, durante le nostre chiacchiere mi ha detto, io stavo già pensando a come riuscire a contrastare quello che ci è stato presentato oggi. È stato qualcosa di veramente, te l'ho detto già da lunedì col team, ripercorremo tutta la live e sì, speech ecco, per speech, un consiglio che mi permetto di dare, che non è assolutamente come dire, votato a far rivedere la live di SecurityCert, è il consiglio che do, esatto, è rivederla ed analizzare speech dopo speech, e dire ok, questo bellissimo, interessantissimo, che cosa possiamo farci? Cosa può essere fatto per detectare queste tecniche? Che cosa può essere fatto per contrastare? Esatto, perché noi oggi siamo qui al di là della birra gratis, insomma, ci giochiamo sopra, ci scherziamo sopra. È stata una giornata veramente divertentissima. Io ringrazio anche i ragazzi della regia, che veramente sono stati fantastici oggi. Io proprio farei una statua a tutti loro, anzi magari ve li presenteremo prima della fine della live, così assolutamente, che anche loro abbiano giustamente il loro momento di gloria. Vedete una mano che saluta il live. Anzi ragazzi, fate il giro, dai, venite a salutare. È giusto che anche è chiaro che tocca anche ci siamo persi il capo. Ci siamo persi il nostro blitz, ce lo siamo persi. Però c'è Stefano Mordor, che qui voglio dire sempre onnipresente a ogni nostra attività. Stefano, cerchiamo di fare il possibile. Anche di più, direi. E soprattutto abbiamo i ragazzi della regia. Giulia, vuoi presentare il gruppo? Sì, assolutamente. Allora, con i
i nomi d'arte: Jarek, Dieghino, e io non ho nome d'arte, purtroppo lo troverò mano a mano. Tanto avremo occasione di collaborare ancora, io ne sono sicuro, e ci spero con tutto il cuore, ci spero davvero con tutto il cuore. Piacere anche a noi. Grazie mille, siamo contentissimi di avervi qui con noi, anzi ancora grazie per la vostra pazienza, per la vostra disponibilità, per la vostra professionalità. Siete stati veramente fantastici. Devo dire che in 2 ore si è creata una sintonia eccezionale, quindi davvero grazie. E approfitto per ringraziare anche tutta l'organizzazione di BSides, Claudio, perché al di là della tutti quanti, veramente una giornata piacevole, divertente, bella, stimolante. Giulia, tu resta qui per favore, che sei il lato bello della live rispetto a noi. Abbi pazienza con tutto, perché ragazzi, dopo una giornata quella che sedia vedono... ti lascio qua la sedia. Sì, ti mettiamo in mezzo. Vieni Giulia, vieni per favore. Dai, vieni assolutamente. Adesso avrete un hype di quelli. Vieni. Mi raccomando, cliccate. Brava. Seguiteci, è il momento. Adesso c'è il gruppone in live, siamo qui. E infatti a seguire anche questi, la tavola rotonda. Sono arrivati adesso. Sono arrivati tutti. Bastava poco. No, scherzi a parte, è veramente un'occasione speciale per noi, per voi. Immagino, non so quanto, so che avete fatto già diversi eventi, Diego. Abbiamo avuto modo di chiacchierare. No, ci sarà modo. Avete fatto diversi eventi altrettanto interessanti, no? So che è la prima volta, insomma, che vi trovate in un ambiente un po' particolare come quello che può essere. Però fa cultura, ecco, quello che ci importa a noi come... È sempre interessante. Ci importa effettivamente fare una cultura diversa e raccontare la parte di cui non spesso si parla, o si parla in maniera magari non giusta. Fondamentalmente è il nostro scopo. Esatto. Fra stava parlando, ha tirato fuori poco fa il nome di una delle convention top in Italia, e non solo, il Cybertech, dove però qua non vorrei passare per il polemico della situazione, però generalmente c'è un taglio sempre molto politico, molto manageriale, ecco, sì, forse politico è il termine non corretto. Questo forse può essere Romac, perché non nulla togliere Romac organizzano delle cose fantastiche, questi qua. Però questo si posiziona insieme appunto agli amici di Romac, Akimbo e altre conferenze, però quelle per gli addetti ai lavori, quindi per i tecnici, prettamente tecnico. È chiaro che voi venite da un'impronta diversa, nel senso che il vostro è il mondo che è dietro, in realtà tutto quello che c'è qui. Esattamente. O davanti, se guardi. In un certo senso, sì. E comunque mi permetto di dire che qualche intervento è stato interessante anche per chi si approcciava. È stato veramente più che altro proprio illuminante, nel senso che c'è una dietrologia che io uno non si rende conto magari di quello che c'è. Zero. Quindi... è quello che cerchiamo di far trasparire poi con ogni nostra live. Ti dico la verità, ci proviamo. Non è semplice, perché mi rendo conto che l'argomento non è semplice per chi appunto non è un addetto ai lavori, però è altrettanto importante, tanto per chi lavora nel campo quanto per chi in realtà utilizza la tecnologia giorno dopo giorno. Sapere come gestirlo non è una cosa banale, no, anzi, ed è quello che in un mondo così digitale, in evoluzione, così tutt'altro che così dinamico, estremamente banale. Dinamico. Ora io ti chiedo, presenta il gruppo ufficialmente anche con il vostro, cioè mi sembra giusto che abbiate anche voi la vostra spotlight, visto tutto il lavoro che c'è stato alle spalle. Siete stati assolutamente troppo buoni, però non scherziamo, troppo buoni voi a darci una mano, a sopportarci e a sopportarci soprattutto. È stato anche divertente, siamo onesti, il lato dietro della diretta poi è sempre il backstage, meno male, abbastanza divertente. Vi vorrei far vedere, non posso, ma vi vorrei far vedere tutto quello che è successo oggi, esatto, dall'altro lato del tavolo, ragazzi, è stato qualcosa di fantastico.
Allora, diciamo che noi siamo un'associazione culturale che si chiama React 360 proprio perché ACT sta per arte, cultura e territorio. Di conseguenza non potevamo non essere immediatamente supportarvi in un evento del genere. Esatto, perché... di lasciarvi un cuoricino. Sì, però è vero, assolutamente vero. E l'associazione culturale si occupa soprattutto della trasversalità di queste tre arti, perché la verità è che molto spesso noi giovani abbiamo la tendenza, diciamo così, a non valorizzarci. E anche un po' snobbare, permettimi, spesso e volentieri, anche proprio per gap generazionale in un certo senso. È proprio quello il problema, nel senso che non si riesce a fare una cultura che non sia filtrata. Mi hai dato quasi l'assist alla politica, e quindi di conseguenza noi abbiamo un sito che soprattutto manda informazioni anche di controcultura, mi permetto di dire. Claudio, vuoi fare uno shout out in chat per favore del sito dei ragazzi di React 360? Il minimo che possiamo fare. Ripeto, non era necessario, però vi ringraziamo lo stesso. È fondamentale, non necessario. Diciamo che il problema vero è che noi vogliamo rappresentare tutti i colori, al di là di che cosa succede all'interno del mondo. E questo è un po' raccolto nel logo che poi mi raccontavi oggi a rilavorato così scherzando negli aneddoti. Sì, è stato divertente perché è stato bello conoscerci oggi, è stato veramente bellissimo. C'è stato del feeling, diciamo così, tu di aspetto. È stato veramente bello, ragazzi, è stato stimolantissimo da ogni punto di vista. E quindi di nuovo grazie Grazie a voi. Non so come ringraziarvi. È stato spero che continueremo su questa strada insieme, perché voglio dire, questo è il primo magari di tanti eventi, riusciremo in qualche modo ad accaparrarci insieme. Poi ci servirete anche voi probabilmente sul sito quando volete, ragazzi. Esattamente, sarà assolutamente un piacere. Nel frattempo vedo i nostri speaker che continuano a rimbalzarsi. Se volete cambio scena, ma fai tranquillo, lascia tranquillamente qui, perché vedo questi speaker impegnati a discutere di ChatGPT. Io non so, voi magari abbiamo anche scritto un articolo su ChatGPT. Ecco, vedete ragazzi, Claudio ha approfittato per fare uno shout. Andatevi a leggere l'interessante articolo di ChatGPT. Mi sembra che è proprio uno degli ultimi. Abbiamo fatto un'intervista. Io mi permetto di dire, visto che voi vi occupate praticamente di arte, di tutto ciò che c'è dietro l'arte, al di là della cultura e del territorio, quindi della capillarità, mi sembra di capire, dell'arte nella nostra società. 360 gradi, non a caso React 360. Perfetto, avete, come dire, siete proprio on point su ciò che fate per il vostro lavoro. Al di là di ChatGPT, ecco, vorrei che mi raccontasse un pochino, se vi va, ovviamente io li ho colti un po' alla sprovvista, li ho presi un po' in contropiede, diciamolo. Diciamo che tutto ciò che passa su React passa ovviamente il mio setaccio, quindi è normale che io l'ho comunque letto. Al di là di ChatGPT, quindi ha questa sorta di intelligenza artificiale, questa sorta di rete neurale continuamente addestrata anche dagli utenti, ci sono anche altre realtà di intelligenza artificiale come OpenAI, che di recente ha creato non poco rumore, non poco rumore per quanto riguarda la parte artistica. Sì, assolutamente. Volete magari spendere due parole? Vuoi dire tu qualcosa che sei l'artista del gruppo o preferisci che parlo io? L'artista? No. Andrea, non fare il timido. Che dire? Tu cosa ne pensi? Dici intanto cosa ne pensi, nel senso, una intelligenza artificiale che praticamente sostituisce l'umano. Esatto, io ti dico il mio punto di vista. Una persona incapace di disegnare, nel momento in cui ho bisogno di un ausilio grafico in tempi stretti, potrei anche al di là di è gratuiti. Capisco, però ti dico, in realtà io personalmente, come la vedo io, lo trovo un ottimo ausilio quando non hai tempo. Poi è chiaro che non voglio seguire il lavoro di un artista, di un disegnatore, di un illustratore. Io penso riguardo all'intelligenza artificiale che è molto comoda
ma non perfetta. Non puoi fare un disegno esattamente come lo vuoi. Siamo d'accordo. Non succederà mai. Siamo d'accordo. Però se devi fare cose veloci, tipo che ne so, una galleria per un gioco e ti metti là, e te lo fa, però chiaramente non c'è la mano di qualcuno che sa darti un prodotto fatto ad hoc. Esatto. Ok. Quindi dipende per che cosa serve. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Era proprio lì che volevo arrivare, nel senso, io personalmente, onestamente, se già disegni le stickman sono un grande passo avanti. Diciamoci anche la verità, il motivo per cui io la critico anche leggermente è che post pandemia, no? Gli artisti non sono stati ritenuti necessari. Certo. Ovviamente in un periodo come questo di ricostruzione io non critico l'intelligenza artificiale in quanto tale, anzi, però dico che magari certi tipi di veramente di creatività non vengono esaltati da questo, vengono B. Sì, esatto. Sì, sono d'accordo. Devo dire, sono estremamente d'accordo. È un ottimo ausilio, è giusto valutare. Tanto grazie botnet che ci ha regalato questa sub di livello 1. Benvenuto, come dire, nei supporter di SecurityCert, grazie mille. La chiusura è stata... Stiamo arrivando alla chiusura. Credo che stiano chiudendo, sì. Sì, ci siamo quasi, ragazzi. Facciamo una sorta di wrap up pure noi, perché per voi giustamente è stata un'esperienza completamente nuova. Ci avete già detto, insomma, che è stato interessante, illuminante per tanti punti di vista. E vi dico, anche per noi addetti ai lavori, Claudio, correggimi se sbaglio, è stato estremamente interessante, avere a che fare con speaker veramente di rilievo. Ora credo che Agostino stia presentando i vincitori della CTF. No, ha appena detto che dato che gli speech sono stati veramente eccellenti, quindi non si è potuto giocare durante il pomeriggio, se non ho capito male la allungano di qualche giorno. Però vediamo un attimino, regia, ci puoi passare, Diego, ci puoi passare per favore la statistica della CTF? Andiamo a vedere un attimino come siamo messi. Eccoci qua, la grafica ci dice che per il momento Team Mares, io sono, come dire, no, non so di cosa tu stia parlando, non so assolutamente, Claudio, di cosa tu stia parlando. Queste insinuazioni non mi piacciono. Ecco perché stai sempre a controllare. Non ho detto che tu sei il fondatore, ho detto se lo conosci. No, anche perché non mi fregio del titolo di fondatore del team. Anzi, però posso chiedere perché questo titolo invece è così guerresco? Perché ci piace pensare di essere dei guerrieri. In realtà c'era un acronimo. Poteva essere anche Spartani. No, in realtà c'è un acronimo, anche perché il nostro logo è l'elmo da Spartano, con tanto di criniera e lancia. Il problema è che non mi ricordo attualmente l'acronimo, perché per me ormai è Ares puntato e va bene così, cioè, voglio dire, non ci vedo niente di male. Stanno vedendo un calendario. Stanno vedendo un calendario. Prossimi eventi, credo. 8 July to 9 July. Ok. La prossima conferenza di BSides, dall'8 al 9 luglio. E ci sarà un training, a quanto pare, un training on camp. Interessante, sì, perché 8 e giorni. Quindi attenzione, teniamo d'occhio il sito di BSides. Ci Ci sarà la call for papers, la call for workshop e credo anche la call for speech a questo punto. Insomma, ci saranno diverse attività di preparazione al prossimo evento di BSides, che onestamente, ripeto, io ho trovato estremamente interessante oggi. È stato veramente emozionante trovarmi qui a fare questa telecronaca, no? Chiamiamola telecronaca, a potervi supportare, a potervi portare questo evento. Mi evento. permetto di dire, è stata fatta anche con una grande capacità.
perché non sono mancate gli imprevisti, le necessità di improvvisare, quindi dopo che abbiamo fatto i complimenti a tutti li facciamo anche a Francesco, come giusto che sia, e a Claudio, che hanno tenuto così Stefano, di discorso, un po' bruciato. Di nuovi Alberto Angela del cyber security, insomma. Ma guarda, questo penso sia il complimento più grande che qualcuno mi abbia mai fatto. Io ti ringrazio. Non ti mettere a piangere. Guarda, sono emozionato. Paragonarmi ad Alberto Angela è il regalo più grande che tu potessi fare. Che devo dire io, scusami, cioè, nel senso, per me è stato veramente illuminante, ma voi che capite, avete dato tutti i passaggi necessari perché anche noi capissimo mentre... Vi assicuro che non è stato facile neanche per noi. Ci sta indicando. Esatto. Agostino sta parlando della conferenza di oggi, sta spiegando come appunto l'ecosistema di SideS oggi è puntato sulla qualità del contenuto e non semplicemente sulla quantità o sulla quantità delle persone presenti, del pubblico, tra virgolette pagante, passami il termine, in realtà la conferenza era aperta a tutti. Esattamente quello che dicevamo prima, no, con Claudio, se ciascuno di noi oggi se n'è andato con almeno un 5% di conoscenza, di account, di takeaway, io penso che tutti i presenti se ne siano andati ben più del 5%, permettimi di dirlo. No, al di là di chi non è addetto ai lavori, passatemi il termine, però tra i tecnici anche tra il pubblico e i tecnici, esatto, io sono sicuro che ci sia chi se n'è andato con ben più del 5%. BSides è stato un momento di stimolo per tutti, è stato un momento di crescita e io sono assolutamente contento di essere qui, spero con tutto il cuore di essere qui nei prossimi eventi. Vedo qualcosa. Ragazzi, sta dicendo che i prossimi eventi di BSides saranno annuali, a gennaio sarà a Roma, l'anno prossimo, e a giugno o luglio sarà poi esatto. Fondamentalmente Agostino ci ha anticipato anche prima nella sua intervista, ci ha detto: io ho voluto riprendere un po' questi eventi di BSides, di trovare i contatti per tenere su l'ecosistema BSides e riuscire a continuare ad avere tutti i presenti, a poter ospitare speech di qualità. E ripeto, io quello che ho detto ad Agostino, voi non vedete tutta la sala al momento, mi dispiace vedere che in realtà la sala durante il giorno si è un pochino svuotata, ma sono contento lo stesso, perché chi è rimasto è perché cercava qualcosa di qualità. Ecco, ci sta salutando. Thank you guys. And we had some issue because someone used Arch Linux among our speakers. Dateci un momento perché salutiamo e rispondiamo ai saluti. Okay. And then we have another one that used Linux. It's Debian, right? Yeah. Okay. It's him. I'm not saying the name. We had some hard time doing the streaming because they have something that was not supposed to be here. But we tried to make it happen. Anyway, we had all the recording available, and we're going to share them during the next couple of weeks on the SecurityCert channel. I would like to thank also Carlo with ᴑᴜᴜ for being so supportive for the CTF. Intanto io riprendo da qui. Agostino ci ha ringraziato per il supporto alla conferenza, ma soprattutto ha ringraziato i ragazzi di ᴑᴜᴜ per aver permesso di usufruire della CTF, che è ancora in corso. Io non so se è già stato aggiornato il tempo di gioco, però invito tutti i team che si sono iscritti a partecipate, perché ci sono ricchi premi e cotillon, per dirla. I showed them an email and said, I'm organizing an event in Rome.
Ci stiamo divertendo anche noi, dai, in queste ultime battute ci stiamo divertendo anche noi. È tutto il giorno che siamo qui, del resto ci siamo svegliati alle 5 comodamente. Tira il numero dalle 4 alle 5. C'è gente che non è neanche andata a letto. Esatto, un all round, mettiamo quindi ragazzi, intanto salutiamo i ragazzi. Salutiamo i ragazzi di BSides e intanto vediamo magari se riusciamo a rimediare magari qualche speaker che vuole intervenire. Ragazzi, io approfitto, vi ringrazio di nuovo, assolutamente vi ringrazio tantissimo. Vediamo se qualcuno vuole intervenire in queste ultime battute di live. Che dici? Interessante, vediamo se Stefano riesce ad acchiappare. Sì, esatto, abbiamo mandato Stefano in una scoperta. Vediamo se riesco a Abbiamo mandato Stefano in una scoperta, vediamo se riusciamo a rimediare qualcuno che viene. Vediamo se riusciamo a rimediare qualcuno che viene insomma a raccontarci la sua esperienza. Preparatevi al mio inglese maccheronico perché sono proprio alla frutta. Forse siamo riusciti ad acchiappare Omar. Ok. Intanto la regia comincia l'opera di smontaggio, così che anche noi insomma chiusa la live riusciamo un po' a andarcene in tempi brevi, perché effettivamente siamo qui noi siamo arrivati alle 8 di stamattina, esatto, quindi tempo di montare tutto, siamo andati live intorno alle 10, quindi ed ecco lì che sono quasi 10 ore di live con voi, che è bellissimo. Claudio, penso sia la live più lunga che sia mai stata fatta su SecurityCert, anche in un certo senso la live migliore. Niente? Con gli speaker. Niente, nessuno speaker. No, Stefano, non mi deludi. Mi deludi, ecco, io invece guarda come approfitto. Guarda come approfitto. Marco, per favore, fai il giro. Oh, scusami, Stefano. Vieni Marco, sì, siamo ancora live. Vieni Marco. Nostro BMRK, vieni qui, sì, sei live, siediti. E raccontaci un pochino la tua esperienza. Dai, su, qualcuno che dice due parole, su, è stata interessante, dai. Che ne pensate? Allora scusate, aspettate un attimino, possiamo andare un secondo in pausa che saluto gli amici che sono intervenuti? Passiamo poi per i saluti, dai. Eccoci qui per i saluti finali, abbiamo rimediato finalmente uno il primo con lui uno degli speaker, esatto, prima e l'ultimo a quanto pare. Prima e l'ultimo, nel senso che hai aperto la BSides 2023 e stai anche chiudendo in un certo senso, sei qui con noi per i saluti. Dimitri, intanto complimenti per il tuo speech, è stato estremamente interessante, mi rendo conto anche delle difficoltà, nel senso che dovevate essere in due se non ho capito male e ci sono stati. L'altro ragazzo sta con la febbre, gli mandiamo un sacco di saluti, speriamo che si riprenda velocemente. Assolutamente. Vuoi dirci un po' la tua esperienza, Dimitri? Ti va di scambiare queste chiacchiere finali? Dai, per noi è stata un'esperienza interessantissima e il tuo speech è stato assolutamente illuminante per tanti punti di vista. Troppo buoni, no, ringrazio. Assolutamente, ti ripeto. La community nasce, non so se hai mai avuto modo di conoscerci e seguirci, ma la community nasce per aumentare la consapevolezza in tutti, quindi a prescindere, come ha detto anche Agostino nell'intervento finale che tu hai seguito chiaramente dalla round table, quindi dal lato degli speaker, ma ti è toccato, quindi ci sei stato e anzi hai portato ben alta la bandiera. Andare via anche solo col 5% era già un gran traguardo dal punto di vista di Agostino. Io ti dico che dal mio punto di vista, nonostante comunque sia qualche anno che faccio questo lavoro, faccio questo mestiere, ho portato via ben più del 5%. Sono sicuro che valga per tutto il pubblico, ma spero che anche per voi speaker sia stata per me sicuramente un'esperienza interessante. Possiamo tirare? Vieni, Ago. Vieni, Agostino. No, non mi piace dire. No, questa è. Siamo in diretta, però sembriamo dicevamo, Ago, direi che avete tenuto ampiamente fede all'obiettivo che c'hai. Sì, guarda, io te lo dico proprio spassionato, altro che 5%. Aggiungi un paio di zeri senza virgola. Siamo ben oltre il 5%, sono stati tutti speech veramente di altissimo livello, a partire da Dimitri che ha avuto anche l'onere di aprire questa conferenza.
Ma io l'ho messo come primo apposta. Lo sapevi già, era calcolato. Perché mi aspettavo che ci fosse Giorgio. No, dai. È stato assolutamente a livello delle aspettative. Assassino da parte di Dimitri che è stato assolutamente all'altezza di ogni aspettativa, anzi, vi ringrazio ancora. Mi rendo conto delle difficoltà di tenere il banco da solo. No, sì, è il primo talk che facevo in presenza, oltretutto. Quindi. Beh, è stato anche un talk, ti ripeto, estremamente interessante, perché comunque non è una cosa che vedi tutti i giorni. Diciamo, non è una cosa che, come abbiamo già detto a più riprese, come chiaramente ha detto Agostino durante la sua intervista prima, chiamiamola questa piccola chiacchierata, dai, chiamiamola intervista. E comunque si è puntato alla qualità del talk, indipendentemente da quante persone siano intervenute, che comunque è stato un numero, permettetemi di dirlo, per la community italiana che aveva modo di intervenire a Roma, comunque sono stati numeri interessanti, almeno dal mio punto di vista, e spero anche dal vostro. Spero soprattutto che voi, tu Agostino in primis, tutti i nostri speaker, tutto il pubblico intervenuto e noi diciamo sullo sfondo da questo lato del tavolo, così come tutta la community che ci ha seguito live, abbia portato via qualcosa. Diteci un po' cosa avete portato via voi da oggi, a parte i debiti. No, sto scherzando. Come? No, allora è un impegno organizzare un evento di questo tipo, soprattutto scusate, dopo 5 anni che questo evento non veniva fatto. C'è stato il Covid di mezzo, abbiamo avuto una pandemia che ha dato, insomma, ha avuto il suo peso in tutto questo. È importante, cioè l'impegno da parte mia è quello di dire ok, a Milano faremo meglio. Se avrai il piacere di averci di nuovo con te, noi sicuramente ci impegneremo per fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto questa volta. No, nel senso che a Milano faremo meglio, certo, sia come aggiungendo la componente di training. Quindi training on spot? Sì. Quindi ci stai dicendo che ci sarà dal lunedì al venerdì ci saranno una serie di training. Vi do un po' di... Lasciaci qualche briciola, esatto. Toglici un po' la sede col prosciutto. Allora, alcuni corsi che dovevano essere a Milano per motivi logistici, perché abbiamo avuto un po' di problemi con l'hotel, sono stati spostati a Milano. Quelli che dovevamo avere qui a Roma. Sì, esatto. Perfetto. Perché a Roma dovevano esserci due training on spot. Allora, il primo training doveva essere quello della parte ICS di Justin Sirle, quello che solitamente viene fatto a Black Hat. Fantastico, che già di per sé, insomma, portiamo, come dire, contenuti di altissimo livello. E l'altro è quello di Silvio Laporta e Antonio Villani, che solitamente viene fatto a Recon e a Offensive Con, una in Canada, una a Berlino. Quindi parliamo comunque di contenuto internazionale. Sì, esatto, cioè nel senso, il corso solitamente tutto in inglese. Allora, una delle cose che oggi abbiamo cercato di tenere è che almeno tutto il materiale fosse tutto in inglese. E ci siamo buon 90% ci siamo riusciti, dai, a parte allora, la cosa positiva nelle sventure di oggi è stata che Francesco Marano, che ha fatto il suo talk, che l'ha fatto in italiano, purtroppo non si è sentito in streaming. Esatto, quindi in realtà avremo modo, perché Francesco ci ha già detto che ci fa avere la sua registrazione. Era in inglese? Io gli ho detto, ok, adesso vuol dire che tu la rifai in inglese. Quindi in realtà ufficialmente abbiamo tutte le presentazioni in inglese. Assolutamente. Una conferenza totalmente in inglese. Esatto. Vabbè, è giusto anche che sia così, perché questo comunque come dire, apre una finestra anche internazionale. Esatto. Noi personalmente come SecurityCert siamo una community italiana, ci siamo concentrati, abbiamo avuto il focus, diciamo, sulla community italiana, quindi facciamo streaming in italiano. Diciamo che noi da questo lato dovevamo essere un po' gli interpreti in un certo senso, no? Far vedere quello che era il vostro lavoro,
giustamente è stato anche il tuo, Dimitri, e ripeto, altissimo livello, veramente, grazie. Grazie. Però stava a noi, tra virgolette, il compito di essere un po' l'anello di congiunzione tra la community italiana, che magari può capitare ha qualche difficoltà con la lingua inglese, e appunto voi che dall'altra parte, insomma, ci offrivate la vostra professionalità. Però mi permetto di aggiungere una cosa. È vero che a volte la community italiana ha problemi con l'inglese, è vero. Sì. È un dato... Ma purtroppo è duro da mandare giù come rospo, eh? No, non è duro. È normale. Cioè, allora, stavo parlando con uno degli speaker e lui mi ha detto: è strano che questa conferenza sia tutta in inglese. Perché pensavo che questo tipo... Cioè, gli italiani fossero molto orgogliosi del loro linguaggio. È vero, noi siamo orgogliosi di come parliamo del nostro linguaggio, però è anche vero che l'unico modo reale per condividere quello che si fa è parlare la stessa lingua, in un certo senso. La community nostra, quella è così, è una community hacking in generale, è nata sulla condivisione delle cose. Da ragazzino stavo su IRC e condividevamo cose. Mi piace che anche, diciamo, è un po' esterno alla community di SecurityCert, perché comunque ti ripeto, non so se hai avuto modo di conoscerci. Vabbè, ti conosco di nome, però non sono mai stato attivo. È bello vedere come comunque sia la linea comune, nel senso condividere alla base di tutto. Chiaramente parlare tutti la stessa lingua, in questo caso l'inglese, ma può essere la lingua, diciamo, chiamiamola in maniera romantica, la lingua dell'hacking. Ti dico una cosa bellissima che mi ha detto sia Dave Lewis sia Xavier Mertens. Ma loro mi hanno detto: noi non parliamo italiano. E va bene. E ci sta. E lo accetto. Non posso fare altrimenti, lo accetto. Ma abbiamo capito la presentazione di Francesco perché le slide erano in inglese. Ed è questa, penso che questo sia un importante punto da portare a casa, che a prescindere dal modo di presentare, avere il materiale che sia disponibile e condivisibile in lingua inglese e comunque facilmente fruibile da tutti è una cosa utile. Com'era prima la citazione che abbiamo tradotto per il pubblico che ci ha seguito da casa? Insomma, c'era una citazione durante una delle slide, insomma, se non hai capito tecnologia, esatto, se non hai capito la tecnologia, non hai capito il problema, non hai capito la tecnologia, se ti affini completamente alla tecnologia ti risolve i tuoi problemi di sicurezza. Non hai capito la tecnologia e non hai capito il problema, no? È un po'... Era quella di Omar, se non sbaglio. Esatto, sì, esattamente. Io ti ripeto, vorrei rubare ad Omar il progetto, il Lego che... No, non ti preoccupare, tutti lo vorremmo rubare. Da quando siamo entrati tutti volevamo rubare quel progetto. Allora, ti dico una cosa. Infatti Agostino l'ha messo sul tavolo. Sotto gli occhi di tutti perché lo sparisce. Lui c'ha una versione, un quarto di quello che è il progetto completo. Sottolineo questa cosa. Che se avete possibilità, guardate Fisherman Technique, che è un'azienda, cioè sono quelli che fanno i Fisher. Fisherman Technique c'ha una serie di giocattoli, ok, così costano un bacco di soldi, però sono ovviamente però sono giocattoli. E allora la loro configurazione di default è fatta con Siemens, ok, quindi lui l'ha fatta con Schneider e ha aggiunto qualcosa di suo, quindi però ha pagato due spicci il Lego, perché due spicci sul fronte alla parte di controllo, perché io ho sentito sentito parlare di cifre. Costa quanto la mia macchina? No, costa 500 la parte in Lego, mica qua. Poi non so che macchina c'ha. No, il controllo costa come in Audi, esatto, il controllo costa quanto la mia macchina, perché l'ho sentito parlare di cifre e parlava. No, purtroppo questo è quello che succede quando si parla di tutta la parte CS e DCS, che in realtà è estremamente tralasciata dal mondo della security, proprio perché è costosa, almeno per quanto mi riguarda, proprio perché è costosa, perché nessuno ha la possibilità di fare ricerca. Allora, da un lato sì, dall'altro è tralasciata perché il ciclo di vita, come ha detto Omar pure nello speech, è estremamente lungo. Cioè, quindi io anche se faccio ricerca su un apparato che è Schneider, Siemens, Delta PLC, me lo porto da qui a Mitsubishi, lo faccio adesso, ma chi effettivamente applica quello che io faccio sono quelli che effettivamente fanno
che fanno il design della pianta, cioè il plan design adesso. Esatto, che magari sarà implementato fra X anni, tra 5 anni minimo, perché sei ottimista. In Italia pure 10 purtroppo non è una questione di Italia, est. Questa è, allora, sono molto costosi, quindi, ma se ci pensi pure gli aeroplani, la stessa cosa, cioè gli aeroplani, allora ti dico una cosa, io stavo facendo un volo verso Middle East, non dico la compagnia perché non è corretto, no. E mentre stavo vedendo il loro sistema di intrattenimento, scopro con un paio di click, così per gioco, per caso, per gioco, non ho fatto niente, che tutto il sistema di intrattenimento girava su Windows XP. Service Pack. Scusami. Mica ho controllato. Scusami. Era doveroso. Perdonami. Ok, perdonami. Cioè, era contro le policy di più. Le cose in Russia dell'altro giorno. Non era autorizzato. Esatto, non era assolutamente autorizzato. Ma voglio dire, è capitato per caso, nessuno ha fatto niente di infatti. Cioè, però il sistema girava su Windows XP, a prescindere da Service Pack. Allora uno pensa, un Boeing X gira su Windows, il sistema gira su Windows XP e dà al sistema di intrattenimento i dati di navigazione. What if? Perché ricordiamo, cosa può andare storto? Esatto. Il sistema di intrattenimento permette di visualizzare per esempio la telecamera di coda dell'aereo, piuttosto che la rotta, piuttosto che tante cose, il GPS, come dicevi tu, condivide le informazioni di navigazione. What if? Sembra tanto una serie Marvel. Esatto, sembra impossibile, però un universo parallelo, cosa può succedere? Hai visto fuori Iron Man che volava accanto all'aereo, esatto. Fatto. Cioè, da questo punto di vista è importante pensare, cioè quelle persone che sviluppano lo fanno con un ciclo di, cioè non è che sono gli ultimi arrivati, solo che quando iniziano lo sviluppo di una qualsiasi cosa lo fanno 4-5 anni prima dell'effettiva messa in produzione. E quindi lo fanno in maniera quasi inconsapevole. Esatto. Quando arriva effettivamente alla messa in produzione, il cambiare la versione di un kernel, che può essere da 2 a 6, cioè io mi immagino, io mi metto nei panni dello sviluppatore e dico, ascolta, passare da 2 a 3 di kernel Linux, follia, rompe tutto, follia. Quindi facciamo così, non diciamo niente al cliente, poi ci pensiamo. Allora guarda, io mi permetto a questo punto di prendere spunto da quello che hai detto adesso, così per arrivare poi alla nostra chiusura, così vi lasciamo liberi, che insomma tu hai il tuo bel da fare e Dimitri vorrà comodamente andare a casa dopo la giornata, come direbbe qualcuno. È il momento mi piacerebbe magari in un futuro, magari la prossima edizione di BSides, perché no, avere anche l'intervento di parte di queste aziende, laddove possibile, di chi si occupa dell'effettivo sviluppo, di chi è nel campo e lavora per determinate realtà, perché veramente sarebbe importante riuscire a condividere ed arrivare anche a loro. Vi do una news, così, vai. Noi siamo contentissimi delle tue news, Ago. Allora, ho contattato i ragazzi che si occupano della parte delle conferenze DevOps. Ok. E a Roma non è mai stata fatta una conferenza DevOps, come in Italia non è stata fatta una conferenza DevOps. E effettivamente una delle cose che sarà poi per BSides Milano è quella, come abbiamo fatto in passato per l'OWASP Day, in cui abbiamo messo BSides con l'OWASP Day. Ok. A sto giro sarà BSides con... Dipende dai ragazzi di OWASP se vogliono partecipare, quindi ci sarà pure l'OWASP Day e DevOps. La conferenza di DevOps. Ok. Con la possibilità da parte di determinati player di poter parlare. Più la parte, ci accennavi prima, diciamo, più
training center. Esatto, tutta la parte questa è parte centrata della al training. quella è parte della conferenza. Questa parte qua che ti ho detto è parte della conferenza. Veramente sarà un evento importantissimo a Milano, anzi vi invitiamo a questo punto a tenere d'occhio se qualcuno si vuole proporre per dare una mano, quindi ci sarà anche la Call for Help, chiamiamola così. Esatto. Anche perché quest'anno è stato più o meno one-to-man show, più o meno. Che devo dire, però ripeto, tanto di cappello molto bene a te, a chi ti ha supportato, a chi ti ha affiancato in questa preparazione. È pesante. Immagino. Però se ci sono volontari li della community. Che dire, io a questo punto intanto ringrazio Dimitri per la sua apertura. Grazie a voi. Te c'è un ringraziamento particolare sia per la tua disponibilità a stare qui con noi anche in questi momenti, diciamo. Vabbè, tanto non c'è niente da fare. È vero, non è niente da fare, ma soprattutto per la tua disponibilità ad ospitarci, ad averci qui. Noi siamo veramente entusiasti, speriamo di affiancarti ancora. Ma lo sai perché? Perché dopo tutti i pacchi che vi ho dato effettivamente siamo ancora con una live in sospeso. Io ce l'ho qui, io ce l'ho qui e non sono l'unico, te l'assicuro. Lo so. Non sono l'unico. Però vi dico che ok, finito BSides, ne è valsa la pena. Vediamo un attimo di organizzare la live sulla parte di deception, soprattutto sulla parte cloud. Ne è valsa assolutamente la pena. Ottimo. La prendiamo promesso come saltata. Ok, la prendiamo come promessa per il prossimo futuro. Al netto degli impegni che ti presseranno per BSides Milano, al di là di tutta la tua realtà. A questo punto direi che è arrivato il momento di salutarci. Sì. Salutiamo, ripeto, Dimitri, salutiamo Costino, salutiamo tutti gli ospiti di BSides 2023, salutiamo la community di SecurityCert che comunque anche da casa ci ha supportato, e con un ultimo invito per i team iscritti all'ITF, vi prego partecipate perché veramente giocate, perché sennò vinco troppo facile. No, perché sennò veramente Carlo mi impala. Ehi, io ho il team che è in primo in classifica, quindi va bene. Alla fine ha giocato, Capito? Quindi va bene così. Fatelo per Ma tu ce l'hai già la subscription? Dettagli. Vabbè, no. Con un caloroso saluto alla community di SecurityCert, a tutti i ragazzi che hanno partecipato a BSides 2023, agli speaker, all'organizzatore, agli organizzatori che hanno permesso tutto questo. Io lo sto facendo a scena, ma ci sta un altro che pure. Tu sei sei il frontman in questo caso, dai. Io ci sto mettendo la faccia. Ecco, ci stai mettendo la faccia, però è stato veramente un piacere per noi averti qui e per noi poter partecipare all'evento per cui vi siete impegnati tanto. Quindi davvero grazie ai ragazzi di React 360, scusatemi. Stefano, Fabio che è sparito nei meandri dell'hotel, lo troveremo da qualche parte. No, è stato bellissimo, mentre facevamo lo stream lui esce fuori, non si sente un cazzo. Grande, non è vero, dai, è andata bene. Linguaggio tecnico. È andato bene, ragazzi, siamo davvero contenti, quindi grazie a tutti. Severo Maciusti. E ci vediamo a questo punto ai prossimi eventi. Noi ci contiamo, spero che siate rimasti contenti anche voi. Arrivederci a tutti, semplicemente. Grazie ragazzi. Ciao ragazzi.